Buongiorno a tutti, ringrazio il collega Ruffini che mi ha invitato a raccontare qualcosa di me, anzi devo dire che mi sono autoinvitato perché gli ho detto guarda che sono sono un ottantenne, sono un vegliardo e ti devi sbrigare a farmi questa intervista, il tempo vola e eccomi qui e lo ringrazio affettuosamente. Mi chiamo Giovanni Artioli e ho avuto un'esperienza aeronautica come tutti gli altri, tutto sommato. Sono uno del gruppo, della Mucchio. E anche dico gruppo e Mucchio perché in ogni reparto dove c'erano più di un gruppo di volo si definiva uno il gruppo, ma gli altri venivano considerati il Mucchio. Scherzosamente, ovviamente. E il motivo per cui ho fatto il pilota, mi chiedono di dire, è che da ragazzo mi colpì molto il film Luciano Serra pilota con Amedeo Nazzari. Poi devo aggiungere che mio padre era un maresciallo dell'aeronautica specialista e mi portava spesso a Ciampino a vedere gli aeroplani. E a Ciampino c'erano i Vampire, i primi caccia a reazione inglesi, che avevano una doppia coda. E dissi, papà, ma perché hanno una doppia coda? Lui mi disse così, per togliermi di mezzo dalla petulanza, perché sono aeroplani da caccia. E io mi ricordo che vedendo i C-119 in aria volare, dicevo, papà, ma quello lassù è un caccia allora, quello è un caccia. E mi dava ragione. Mio padre era di Ferrara, era un uomo di umili origini, e è stato un repubblichino. Dico questo termine non dispregiativo come si intendeva fare, ma perché ha servito nella Repubblica Sociale. L'8 settembre 1943 lui era decentrato insieme a varie squadriglie, a una squadriglia, non so quale fosse di appartenenza, e dopo la nomina di Roma città aperta ci fu anche uno spostamento di varie pattuglie, di varie squadriglie in campi di emergenza nel Lazio e nel Frusinate. E mio padre era uno di quelli. C'era una squadriglia di caccia Macchi 202, un ufficiale pilota che comandava e dei sottufficiali. E loro la sera dell'8 settembre sentirono il proclama di Badoglio. E il capitano, il comandante di squadriglia, non sapendo che fare, provò a telefonare, nessuno rispondeva, distribuì le armi agli specialisti, moschetto agli avieri e ufficiali e sottufficiali con la pistola. La mattina dopo, poco dopo l'alba, sentirono un rumore di automezzi che si avvicinavano e si fermarono verso il corpo di guardia, che era una tenda approssimativa a qualche chilometro di distanza da questo campo di volo di emergenza. Sentirono sparare dei colpi, probabilmente al corpo di guardia avranno reagito, sono stati abbattuti dai tedeschi, scapparono tutti per le campagne e cercarono di tornare a casa in mille modi. Mia mamma, che abitava a Roma, se lo vide tornare a casa dopo 3 giorni con dei vestiti raffazzonati datigli da un contadino. E fu un periodo di grosso sbandamento quello lì, dall'8 settembre 1943. Fintanto che qualche giorno dopo ci fu il proclama di Botto, sottosegretario dell'aeronautica, chiamato Gamba di Ferro, perché era stato abbattuto in Spagna e aveva perduto una gamba e combatteva con una gamba, diciamo così, artificiale. Difatti l'emblema del gruppo di Botto era proprio una gamba di ferro, ecco. E fece questo motto richiamando al dovere della patria, a tornare a combattere per l'onore dell'Italia, eccetera. E mio padre si presentò e servì come elettricista specialista nella zona del primo gruppo caccia, e anche lì erano tutti decentrati nel Gallaratese questi velivoli per evitare che un bombardamento potesse distruggere tutta la flotta. E il 25 aprile 1945 gli ufficiali si arresero, praticamente il maggiore Visconti che comandava il gruppo, firmò con i partigiani locali un lasciapassare per tutte le, gli ufficiali, sottufficiali e per tutte le truppe, e gli ufficiali vennero incolonnati e portati a Milano, dove purtroppo Stefanini, che era il suo aiutante di volo, e Visconti furono assassinati. Mio padre tornò a Ficulle
doveva lasciare passare per tornare a Ficulle, un ridente paesino umbro di dove era di mia madre, e dove avevano ricetto, aveva il nonno che aveva un podere, potevano vivere tranquillamente. Fu arrestato dai carabinieri, secondo diciamo, gli ordini che loro avevano, di arrestare tutti coloro che tornavano dalla Repubblica Sociale. Fece 3 mesi nel carcere di una città, non sono sicuro, quindi non lo dico, insomma in un carcere del circondario, fino a che la commissione di discriminazione disse che non aveva fatto nulla, quindi non aveva nulla per il quale veniva imputato, e fu lasciato libero. Dopo qualche anno fu richiamato in servizio in aeronautica militare e mi portava, come dicevo prima, a visitare gli aeroplani, a vedere l'aeroporto, e mi ricordo molto che c'era anche un aeroplano che mi colpì molto allora, ed era il Fiat G12 nell'hangar dell'Alitalia, che allora operava a Ciampino. E questo aeroplano, che era un trimotore con ruotino posteriore, era in una posizione, diciamo così, di scala, no? E io, aprendo la porticina in fondo, riuscivo a vedere questo lungo corridoio con il posto di guida illuminato dal sole che entrava dentro. Ecco, quella fu la mia prima impressione dell'aeronautica e probabilmente mi indirizzò a voler fare il pilota. Dopo il diploma di perito tecnico feci la domanda in aeronautica, sono onorato di essere stato arruolato nel corso Drago Terzo. Drago Terzo che ha dato 2 capi di Stato Maggiore all'aeronautica militare e un capo di Stato Maggiore della Difesa, nella persona del generale Camporini. I miei 4 anni, quasi 4 anni di accademia in aeronautica si sono svolti normalmente, insomma, studiando più o meno, arrabattandomi per gli esami, e comincerei a raccontare il nostro periodo di Lecce. Durante l'estate del 65 avevamo fatto il primo brevetto sul Macchi 326. Tornando da sottotenenti completammo tutto l'iter, che era di circa 130 ore di volo, e nel quale si facevano tutte le varie forme di volo, dal volo strumentale al volo a vista, informazione, eccetera. Al termine di questi ci fu una discriminazione anche tra di noi, chi proseguiva con il corso diciamo di aviogetti oppure nel reparto plurimotori, e io fui fortunato di essere immesso nel corso, diciamo così, che andava da Amendola per volare sul G91T. Velivolo biposto, atto all'addestramento, e mi piaceva moltissimo, chissà, forse anche il vago senso di aeroplano bellico, perché era armato, e si sentiva distintamente l'odore della polvere da sparo, ma non perché gli spari, ma perché venivano avviati con una cartuccia. Non c'aveva un motore di avviamento, ma c'erano 2 cartucce, per cui l'esplosione di questa cartuccia faceva girare il compressore e la turbina e innescava la messa in moto, però rimaneva il velivolo avvolto in questa nuvola dell'esplosione della colonna, per cui questa sensazione bellica era impregnata nel velivolo G91T. Alla fine di questo corso fui mandato a Grosseto. A Pratica di Mare abbiamo fatto il corso tecnico, a Grosseto furono i primi voli nel 20° gruppo con l'F-104 e tutti ci dicevano: attenzione, 104, bisogna che tirate subito sul carrello, altrimenti superate la velocità limite. E io dico, beh, sarà una fesseria, ma invece mi colpì anche a me questa maledizione di Tutankhamen. Con l'istruttore, il primo decollo, mi trovai per aria immediatamente, ancora non mi ero grattato bene, e sentì il istruttore che riduceva il motore per non far aumentare la velocità troppo, perché avrebbe svergolato i portelloni dell'aeroplano. Quindi riduzione di motore, e quindi la cosa più difficile del 104 era quella di decollare per noi allievi con il carrello retrato al tempo giusto. Ed era un aeroplano veramente meraviglioso, questo 104. Nelle varie interviste che avete fatto avrete avuto tantissimi riporti positivi, per cui c'è poco da aggiungere. È una macchina che ti faceva sentire
diverso. Ti trovavi nel giro di 1 minuto e mezzo a 37.000 piedi, con questa salita che guardavi su quasi in vertigine, e poi è una assuefazione continua alle queste performance. Alla fine guadagnai anch'io il titolo di Combat Ready presso il 21° gruppo caccia di Cameri, un gruppo caccia a cui fui assegnato inizialmente malvolentieri. Cameri, sempre nelle nebbie, lontano dal sole, lontano dalla mia patria, diciamo, adottiva, che era Roma, e invece fu uno dei più belli aspetti professionali della mia vita, trovarmi con un gruppo di un po' musoni erano, però c'era un'altissima professionalità. Ricordo con piacere tutti i miei comandanti di gruppo. Vorrei aggiungere una cosa: io ho poche fotografie da dare al nostro regista quando comporrà il video che mi riguarda, perché arrivando a Cameri, entrando nella porta per andarmi a presentare al comandante, c'erano tutte foto di piloti caduti, tutti quanti con l'aeroplano vicino, in tuta da volo, con il casco. La foto ricordo che fanno tutti i piloti, e io dissi, io per Scaramazia non la voglio fare nessuna foto di questo genere, difatti ne ho ben poche, e quindi questo è il motivo per cui farò difficoltà un pochino, creerò difficoltà nella compilazione del filmato. Sono stato a Cameri per circa 6 anni. Allora l'Unione Sovietica veniva definita l'impero del male, vi ricorderete tutti questa definizione data dal presidente Reagan, e noi facevamo parte di quell'elite che era pronta a battersi contro l'impero del male, per cui un giorno sì ed un giorno no vi erano sempre 2 piloti pronti a decollare in 5 minuti, o addirittura in 2 se preavvisati di un periglio imminente, che erano in palazzino allarme, per cui si dormiva con la tuta, con gli speroni, perché voglio aggiungere che l'F-104 aveva un seggiolino eiettabile americano che prevedeva una specie di sperone messo nel piede con un cavo, per cui il pilota con questo cavo, che lo allacciava salendo a bordo, in caso di lancio di eiezione doveva tirare la maniglia e le gambe venivano retratte verso il sedile, in modo da evitare colpi nella struttura del velivolo delle gambe. E quindi con questi speroni che lasciavano rumore camminando vivevamo tutta la giornata, e anche di notte. E poi c'era anche un'altra coppia invece che rimaneva pronta in 30 minuti. I piloti erano regolarmente agli alloggi o da altre parti, pronti a sostituire i primi 2 che decollavano in caso di richiamo da parte del radar, della difesa aerea. Il volo più bello e significativo che mi è capitato di fare durante il mio periodo dell'Arme non fu contro un bombardiere dell'impero del male, ma per portare un gruppo sanguigno urgente a Napoli. Era il Ferragosto del 1974, il comandante del reparto mi chiamò, ero di riserva, mi disse: Artioli, vuoi fare un volo? Devi fare un volo? Mi disse, insomma, vuoi fare, ma intendeva sei comandato a fare questo volo. Era la sera e c'è da portare un flacone di sangue molto raro per un bambino che si trova in Campania. Sta arrivando una pattuglia della stradale con questo gruppo sanguigno prelevato dalla Svizzera e c'è da portarlo giù, fai un volo supersonico e portalo. Comandante, comandi. Mi misi su questo volo, su questo velivolo, la polizia mi consegnò il gruppo sanguigno e giù a Mach 1,4, 1,5 verso Grazzanise. E fu stato un volo bellissimo, perché poi all'atterraggio trovai il mio comandante di corso, che era Gargioli, che comandava allora il reparto di Grazzanise, e la polizia pronta a partire per portare non so quale ospedale fosse questo gruppo sanguigno, che poi ho saputo che ha salvato la vita al bambino. Ecco, questo forse è il volo più significativo che ha diciamo, dato valenza a quell'essere di servizio ore e ore
in attesa che venisse l'attacco, che non veniva mai, ecco. Però c'è stata la circostanza di poter utilizzare questa professionalità, tutto lo stuolo di collaboratori che sono intorno a un velivolo combattredi per poter salvare una vita umana. E questo mi ha reso diciamo, orgoglioso. Ecco. Non ho avuto incidenti nella mia carriera, tranne un fuoripista a Trapani Birgi. Andrai fuori pista, il velivolo ebbe dei danni, insomma, che ruppe il carrello e poi fu rimesso in linea. E un'altra circostanza invece che mi ha colpito molto è stata durante un Tiger Meeting. Qui devo fare una piccola parentesi. L'emblema del 21° gruppo caccia era una tigre e il motto era Ad hostes rugens. Ruggiamo al nemico. Nella NATO c'erano molti gruppi di volo che avevano come emblema la tigre e si fusero in una organizzazione che si chiamava Tiger Meeting. Una volta all'anno tutti questi gruppi si riunivano e facevano, a parte le baldorie, le cene, ma anche dei voli collettivi, dei voli insieme, si sperimentavano la possibilità di volare con aeroplani difformi, fare delle operazioni che mettevano insieme il G91, i Mirage, i Mystère francesi, i 104 italiani, i G91 tedeschi e così via, e quindi era anche una forte esperienza professionale. Durante una di questo Tiger Meeting nel 74 nella base di Bitburg, alla conclusione di questa riunione che durava solitamente una settimana, facemmo un volo in formazione di tutti i componenti di questo Tiger Meeting. Però la formazione fu scelta non in maniera ottimale. La formazione di volo si porta bene quando gli aeroplani sono affiancati e scalati, nel senso che hai come riferimento l'ala e la lampada o un qualche cosa dell'altro velivolo, ti metti lì e lo segui. Mentre invece scelsero di fare una lunga fila indiana di 3 velivoli, 3 su 3 su 3, era una fila di chilometri. Apriva il gruppo ospitante, che erano 3 Phantom, poi c'erano scalati i Mystère francesi, noi eravamo alla fine eravamo 53esimo Stormo, quindi numericamente tra i più anziani, tra i più arretrati, eravamo in volo con un G91, e alla sinistra c'era il mio comandante di gruppo che era Ceccarelli, io ero sulla destra e seguivo bovidamente, stavo attaccato alla loro ala, ma bisogna avere anche una molta esperienza per fare una formazione così lunga e in fila indiana, perché basta che il primo riduca un po' il motore e tutti gli altri che hanno un'isteresi prima di ridurre il motore si ammucchiano. È quello che è successo a noi, sostanzialmente il primo gruppo, tutti quanti avvicinati, e noi ci stavamo avvicinando alla sezione che ci precedeva e non potemmo fare altro che abbassarci e trovarcela quasi sopra. In quel momento ho sentito un botto dietro, pam! E ho visto un aeroplano, un Ognate inglese che scappava via dalla mia traiettoria portandomi via un pezzo di tip alare. E dissi al mio comandante di gruppo, capo, qui mi hanno colpito, mi hanno beccato. E lui dice, stai fermo, mantieni la posizione e venga a vedere. Mi si è messo dietro, dice, guarda, ti manca un pezzo di cono di scarico e un pezzo di tanica alare. E vi farò vedere la foto, che questa ce l'ho. Questo Ognate è partito, ho visto questo Ognate che partiva, erano rossi. Questi Ognate erano velivoli biposto della RAF che servivano all'addestramento dei piloti. Quindi era ben visibile questa saetta rossa che mi è passata davanti senza il muso, con il muso accartocciato. E poi gli ho detto a Ceccarelli, al mio comandante di gruppo, dico, Cecco, qua mi hanno colpito. E lui mi ha detto, guarda, non variare la manetta, tienila fissa, perché c'hai le palette dietro che sono tutte storte, rischiamo di grippare. Però fortunatamente con quel regime di motore che avevo sono riuscito ad arrivare all'atterraggio felicemente. E quindi anche questa è stata un'esperienza che accumuliamo. Poi ci fu tutta questo pilota che portava il velivolo inglese, ha raccattato su un navigatore tedesco.
il quale ha detto mi porti in volo, sali dietro, volevo, ebbi posto, ed è stato il navigatore tedesco che gli ha salvato e mi ha salvato probabilmente la vita, perché mentre il pilota stava a guardare quelli che dovevano sorpassare, ha detto oh, attento, attento, l'ho richiamato e si è trovato lo scarico del mio motore con già il muso dentro, e quindi tirando via l'ha spaccato un po'. Ecco, questa è un'esperienza goliardica da ricordare. Poi feci 1000 ore di volo su 104 e poi fui inviato alle scuole. Allora, poi per quanto riguarda l'F-104 e il mio periodo di Cameri, volevo introdurre le differenze che si verificarono con il velivolo F-104S che fu introdotto nel 1972 in reparto. Il motivo fu di dare un implemento alle possibilità operative dell'F-104G. L'F-104G aveva come armamento un cannone Gatling, tipo Gatling con le canne rotanti, che sparava 6.000 colpi al minuto. Una frequenza così rapida che lo Stato Maggiore ha dato la direttiva di ridurla e quindi era posizionata sui 4.500 colpi al minuto. Considerando che il 104 aveva un tamburo con 700 colpi da 20 mm, questo voleva dire circa 9 secondi di fuoco, che non è poco considerato anche la massa di colpi che riusciva a sparare. Però non è un'arma che privilegia un incontro, diciamo così, ravvicinato, mentre il problema strategico degli intercettori italiani era quello di poter fermare l'eventuale incursore che entrava dal confine jugoslavo, dal confine orientale in genere, prima che giungesse a colpire il centro vitale del nostro paese, la Lombardia. La Lombardia è la regione che produceva di più, che era più ricca, quella che era praticamente la prua della nave Italia. E il nostro obiettivo era quello di intercettare un eventuale bombardiere del cosiddetto impero del male, come vi ho detto nella precedente puntata, prima che raggiungesse il meridiano di Brescia. Il missile Sidewinder era un missile molto importante perché era anche lui molto idoneo nel combattimento ravvicinato. Si chiamava Sidewinder perché un serpentello molto velenoso dell'Arizona, cieco, e aveva questo nome, e veniva attirato dalla preda dal calore che questa emetteva. Quindi era una rana, uno scoiattolo, emetteva calore e lui si dirigeva, benché cieco, verso questo obiettivo. Similmente, il missile Sidewinder aveva un sistema di guida a diciamo così, risorsa di calore, puntava contro l'elemento che in quel momento sprigionava il maggior calore, e in un volo a 30.000 piedi ovviamente è il tubo di scarico del velivolo che stiamo inseguendo. Però questo con cosa comportava? Comportava che doveva essere sparato nella parte posteriore del velivolo. Quindi, se questo gesticolo un po' per farvi capire dagli spettatori, abbiate pazienza, se questo è il velivolo dell'impero del male che arriva verso Brescia, se parte da Istrana il velivolo italiano è costretto a inseguirlo e quindi è difficile prenderlo. Cameri era la posizione ideale perché decollava e gli andava contro. Lo intercettava abbastanza lontano a quella della Lombardia, ma doveva fare tutta una lunga curva di caccia per andargli dietro. Vorrei sottolineare all'ascoltatore che il raggio di virata di un 104 a 35.000 piedi, quindi a 12.000 metri, a Mach 1,5, 1,6 e sulle 5 miglia. Quindi questo raggio di virata è lunghissimo prima di prenderlo e quindi perdevamo molto terreno, gli concedevamo troppo, diciamo così, un gap troppo grande di libertà per arrivare. Ed era necessario quindi utilizzare un missile che potesse essere lanciato sul muso, non solo caudale ma anche di fronte. E questo dava modo di poter intercettare prima il bombardiere. Fu scelto dallo Stato Maggiore il missile Sparrow, vuol dire passerotto.
questo missile Sparrow si, diciamo così, individuava il velivolo lanciando, basandosi sul radar del nostro velivolo. Non aveva un radar proprio, ma aveva un sentore che captava le onde di ritorno che il nostro radar mandava sul velivolo che dovevamo abbattere. E questo, ogni radar del velivolo ha di solito una piccola variante, non sono tutti uguali, non so tecnicamente perché, però c'erano dei micron di differenza sulle onde emesse dall'uno o dall'altro, per cui mi ricordo che la mattina quando ranappavamo, è un termine italianizzato di run up, di fare la prova motore, poi in Italia siamo famosi perché noi riusciamo ad inglesizzare e coniugare i verbi e i tempi in inglese. Oh, hai ranappato, vai a ranappare il velivolo. Ecco, questa era l'inglesizzazione che usavamo. E mi ricordo che bisognava, con il radar acceso, accendere anche il sentore che avevamo nel vano portacannone. E poi vi dirò che però per mettere questo sentore, questo apparato, abbiamo dovuto dismettere il cannone, perché lo spazio occupato dal cannone e dai proiettili, del nastro dei proiettili, era occupato da questo sensore del missile Sparrow. E quindi dovevamo fare combaciare i due, era tutto automatico, però dovevamo fare questa funzione in modo che il missile che partiva dal mio aeroplano era condotto dalle onde del mio aeroplano che colpiva l'intercettore e tornava indietro, e quindi non c'era possibilità che potesse essere o deviato dalle radiomisure o eseguire le onde di un altro velivolo che aveva lanciato un similare missile. Chiusa questa parentesi, tutto quanto questo comportava però una perdita di un'arma come il cannone, che era comunque un'arma molto importante, soprattutto anche nell'attacco al suolo, e nello stesso tempo diminuiva un po' le prestazioni del 104, perché mentre un missile Sidewinder, che era posizionato all'estremità delle ali, pesava un'ottantina di chili, e questo pesava 220 kg. Ne avevamo due a bordo e quindi aumentava il peso, ma aumentava anche il cosiddetto drag index, l'indice di resistenza, perché era molto più voluminoso, e di conseguenza anche le prestazioni del velivolo scemavano. Per cui gli attacchi previsti per un attacco frontale non erano più a Mach 2, ma per dare anche più tempo al sensore di sensibilizzarsi, al pilota di fare tutte le sue manovre, di arrivare con la velocità giusta, all'assetto giusto, venivano ridotte a 45 gradi frontali. Era sempre un guadagno rispetto a lanciarlo in coda. E quindi anche la velocità veniva ridotta. Però il 104S aveva il pregio di avere parecchi punti di attacco alare, per cui potevamo mettere, poi darò una scheda al regista che possa mostrarla agli eventuali interessati, quelli che erano i punti di attacco che, mentre con l'F-104G erano sostanzialmente per l'aria-aria due missili all'estremità delle ali e il cannone, in questo caso potevano essere anche 4 missili, 2 Sparrow e 2 Sidewinder, perché aveva parecchi punti di attacco, che questo ve lo mostrerà meglio diciamo così, la pagina che vi farà vedere il regista. E quindi c'era questo. E poi un'altra cosa, era molto più scomodo nel 104G, perché il 104G aveva il paracadute e il seggiolino iettabile, di cui ho parlato in una puntata precedente, che si chiamava C2, che era molto più sottile del nuovo seggiolino iettabile che era il Martin Baker, per essere uniforme con tutti gli altri velivoli dell'aeronautica militare, e oltretutto era molto più performante questo seggiolino iettabile, però era più spesso, per cui mentre sul 104G ero seduto come sono seduto adesso in poltrona, che allungavo le mani, avevo la cloche, di là ero così, con la croce sempre lì,
a guidare, e inizialmente siamo diventati quasi tutti presbiti, dovete guardare i nostri strumenti qui a portata a 2 dita dal naso, però poi ci siamo abituati e posso dire che quel seggiolino Martin Baker ha salvato tanti altri colleghi che si erano trovati in condizioni di lancio, quindi benvenuto. Ecco, detto questo, io vorrei ricordare che a Cameri ho incontrato tanti piloti altamente professionali che mi hanno insegnato tanto, e anche tanti amici con cui avevo condiviso gli anni dell'Accademia o gli anni di Pozzuoli, tra cui vorrei citare Vittorio Bolla che era del nostro corso in Accademia, ma poi preso dalla febbre del volo passò al complemento per andare prima al reparto. Un altro bel personaggio, un grande pilota, era Pino Stefani, sempre dello stesso corso. Poi Ezio Racchi. Mi piace ricordare un collega che ha dato tanto all'Arma Azzurra, Gigi Piccolo, di complemento, è rimasto sempre al gruppo e ha accumulato nella sua carriera aeronautica 3.000 ore di F-104, e che non è poco, insomma. Quindi adesso una reminiscenza che ho buttato lì per ricordare, anzi onorare questi colleghi che hanno fatto tanto per il nostro gruppo, per il paese, se vogliamo. Con Pino Stefani posso raccontare un aneddoto. Una volta siamo stati al Tiger Meeting in Francia, a Cambrai, dove c'era il gruppo Tigre francese, e facemmo una missione, come detto sempre precedentemente. Il Tiger Meeting serviva, oltre che per fare le serate di ballo o di bevute, di birra soprattutto, serviva anche a fare delle missioni comuni, vedere le tattiche che usava un gruppo con quello che usava un altro, di poter, diciamo così, miscelare le nostre esperienze e guadagnarne anche noi. E in una missione operativa dove c'erano, che dovevamo condurre contro dei velivoli francesi, i loro caccia erano i Super Mystère, erano transonici, non erano molto veloci, però erano molto manovrabili. E in questa occasione noi facevamo gli intercettori. Pino Stefani era il leader, io ero il secondo, perché al gruppo esisteva anche questa gerarchia, oltre che del grado, anche dell'esperienza. Io ero capitano, ma lui era più esperto e giustamente faceva lui il leader della missione. E quindi era più anziano di reparto. E quindi in quella circostanza facevamo un combattimento aereo, un finto combattimento aereo contro questi Super Mystère, e ci trovavamo a fare supersonici, a fare una cabrata. Eravamo intorno ai 30.000 piedi e lui tirò su il mio leader, io lo seguii e dicevo, mazza, quanto è scuro sto cielo delle Fiandre, mi sembrava veramente diventato improvvisamente blu scuro. Guardo l'altimetro, eravamo a 70.000 piedi e c'era scappata la quota, andavamo su come schegge. A quel punto devo fare un'altra precisazione all'ascoltatore. La massima quota che era per noi operativa era 50.000 piedi. Il velivolo poteva andare anche sopra, arrivava a 90.000 piedi. E con una sequenza particolare si fermavano anche i motori, però, perché a quelle quote non c'era ossigeno sufficiente, quindi intorno ai 60.000 piedi si spegneva il postbruciatore, agli 80.000 il motore, e il velivolo, quando ha battuto il record di quota, ha proseguito per inerzia fino a 104.000 piedi, mi sembra, ma per tornare giù ebbe bisogno dei razzi supplementari messi che potessero vagliare il suo assetto per tornare giù al di là della stratosfera. Ecco, noi ci trovavamo a 70.000 piedi, ma il problema principale era il cosiddetta ebollizione del sangue. Chi di voi va in montagna sa benissimo che se si può fare un piattino di pasta, mette su un fuocherello a quota zero e 100 gradi l'acqua bolle. Se va a 4.000 metri, per farsi gli stessi spaghetti gli bastano 60-70 gradi di temperatura, perché l'acqua, man mano che l'atmosfera si rarefà, bolle prima. E
E di conseguenza anche il sangue umano, il nostro sangue, arrivato ad una quota intorno ai 60.000 piedi, ha un cosiddetto fenomeno di, non è un'ebollizione, chiamata ebollizione perché però può rilasciare delle bolle d'aria e quindi comporta il decesso del pilota questo. Bisogna avere, oltre quella quota, la tuta ermetica, una tuta pressurizzata. Se non si ha la tuta pressurizzata non si possono impunemente scavalcare i 50.000 piedi, perché può esserci sempre questo immanente pericolo dell'ebollizione del sangue. E in quel caso ci troviamo a 70.000 metri, a 70.000 piedi, e gioco forza a tornare giù velocissimi. Però quello che mi ha colpito è il cielo blu scuro, quasi viola. Dico, ma questo cielo è terribilmente blu, il cielo delle Fiandre. E quel giorno si dice che anche le mucche della Fiandre non fecero latte per i botti di questi ripetuti passaggi del muro del suono. Non so se sia vero, ma così dice la leggenda del gruppo. Il 104 quindi era un velivolo molto performante. Il Lesse, quando facevamo voli di addestramento, che non avevamo l'armamento sotto diciamo così, ad impedirci le accelerazioni normali, era un grande aeroplano, enorme, aveva delle capacità di salita, di manovra superiore alla media. Molto spesso ci confrontavamo con velivoli stranieri, come Mirage, che era un bel avversario perché manovrava bene, stringeva molto più di noi, però la nostra tattica era quella di andare sulla verticale. Dovevamo mai rimanere a fare un combattimento allo stesso livello, perché altrimenti riusciva a stringere di più e ci veniva in coda. Quindi ci atteggiavamo sempre a voli che potessero essere solo in verticale, andare su e tornare giù, andare su, sparire nello spazio infinito all'occhio del pilota del Mirage che non ci vedeva così, e poi ritornare all'attacco. La tattica, se la possiamo definire, hit and run, colpisce e scappa, cioè avvicinarsi a tutta canna, inquadrarlo, sparare tutto quello che c'è e via. Con 5 gradi sotto l'orizzonte l'aeroplano è tutto un po' sbruciatore, è nella condizione e assetto maggiore per l'accelerazione, per cui allontanarsi via, non tornare più mai a fare il secondo passaggio. Questo, però quando facevamo le missioni ad addestramento questo dogma non veniva rispettato perché comunque ci piaceva confrontarci anche nelle manovre. L'aeroplano che ci legnava era quello inglese, il Lightning II. È un velivolo molto bello, aggressivo, perché gli inglesi fanno tutti aeroplani che non sono mai profilati, a parte lo Spitfire, profilati, e anche un altro possiamo dire, anche anni 50, ma soprattutto sono cattivi, aeroplani vigorosi, cattivi, pugnaci. Si vede che sono dei guerrieri quegli aeroplani. E il Lightning è uno di questi. Questo Lightning aveva la stessa potenza del 104, ma con 2 motori, per cui beveva come una bestia, aveva poca autonomia, questo era il suo limite, per cui non poteva stare troppo dietro a un avversario perché poi doveva mollare, doveva andare via. Ma aveva anche 2 ali che erano un semidelta praticamente, con una freccia molto allungata, e poi alla fine, anziché chiudersi in un delta, ritornava a fare la parte di uscita dell'ala, ma stringeva come un pazzo, per cui accelerava come noi, era veloce come noi e stringeva sul piano orizzontale che non riuscivi a collimarlo. Era veramente un avversario difficile. Ecco, quello che ci temevamo di più. Un altro aeroplano che temevamo sulla carta era il MiG-21. Non l'abbiamo mai visto in realtà, però conoscevamo tutti i suoi segreti, se vogliamo dire, con l'inviluppo del volo. Bastava, appena arrivato al gruppo alle prime missioni, me lo dissero gli anziani: guarda, questo è l'inviluppo del MiG-21, mettilo sopra l'inviluppo di volo del 104 e vedi le aree dove tu sei più avvantaggiato. La maggior parte, il 70% dell'area era a favore del MiG-21, ma
noi dovevamo rimanere sempre nella parte dove lui non poteva superarci, avere maggiore energia di noi. E quindi comunque sapevamo molto di lui pur non avendolo mai visto, quali erano i fattori che potevamo utilizzare per poterlo sopraffare. E detto questo, su 104 non ho altro da aggiungere. È un aeroplano che ecco sì, la sensazione che si ha con lo sparare, e il rammarico era quello di aver perduto il cannone. Mentre sul G91 avevamo 2 mitragliatrici da 12,7 e volando, sparando al poligono, avvertivamo chiaramente questo rumore metallico del come si dice, il percussore, tac, 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 metallico. Non si sentiva il rumore dello spacco, ma nell'abitacolo si sentiva le vibrazioni e il rumore di questo tac, 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 tac. Col 104, quando sparavi, sentivi fare una ventata, una finestra aperta con il vento che entrava, e dava finito i colpi. Ecco, questa sensazione è mia, ma la voglio trasferire anche all'auditore. Bene, su questo 104 non abbiamo altro da aggiungere. Ci sarebbe, volendo, da stare a parlare fino a domani, ma poi il tempo è anche tiranno, non possiamo proseguire a lungo. E in questa puntata io approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno seguito i miei precedenti interventi e li ringrazio per l'interesse che hanno mostrato nei miei confronti e di quanto ho raccontato. Quindi sul 104 ho visto che c'era molto interesse, e allora di aneddoti ne ho tanti, quindi ho pescato tra questi un altro aneddoto, un altro ricordo che penso che sia bello ascoltare anche per voi. Gli attori di questo aneddoto sono l'attuale generale Giulio Mainini, presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, allora al tempo del racconto maggiore, ed io che ero il suo gregario come capitano. Eravamo a Trapani Birgi per montare il servizio di allarme, nel senso che Birgi era un aeroporto in una posizione strategica sul Mediterraneo, però non avendo ancora un reparto costituito su quella base, periodicamente i reparti intercettori andavano a fare 2 settimane a turno in quell'aeroporto. Durante uno di questi lunghi servizi, tipo, come possiamo dire, il deserto dei Tartari, ci sentivamo come il tenente Drogo che sugli spalti aspettava che arrivassero i tartari dovevano arrivare e non arrivavano mai, ma qualche volta accadeva. E allora eravamo quel giorno di servizio, la data era il 18 luglio 1974 ed eravamo Giulio Mainini come capoformazione e io come suo gregario nel servizio di allerta 2. Come si svolgeva il servizio di allerta 2? I 2 piloti pronti, il casco già a bordo, la prova motore già effettuata, la prova dell'armamento già effettuata, e passavi il tempo chiacchierando, giocando a carte, sonnecchiando, leggendo, eccetera. Il collegamento con l'ente che era preposto a dare scramble era collegato con una radio praticamente, e quindi nel silenzio più totale a un certo punto è cominciato uno sfrigolio come di valvole che si stavano riscaldando, e ci siamo subito allertati. Dopodiché una voce metallica che faceva scramble, 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 quota 250 Angeli, prua 175. Adesso ho detto dei numeri a caso perché l'operatore, il guida caccia, dava l'indicazione, la quota, e la prua da assumere subito dopo il decollo. A quel punto ci siamo messi a correre per arrivare a bordo, quei 20 metri che ci separavano. Giulio salta a bordo e dà motore e parte. Io in quel momento mi sono, anche un po' di emozione, posso dire, l'adrenalina era a 100.000, e mi sono un pochino incartato con le cinture qui del gambale. È intervenuto il mio crew chief, lo specialista, il maresciallo Contini, un personaggio stupendo nel gruppo, che mi fa: a comandare, stia calmo comandare, che ce l'abbiamo fatta, mi ha aiutato a stringere le ciglia, comandare, vada, comandare.
chiuso il tettuccio e seguo Giulio Benini. Nel frattempo lui era già decollato, però in quel cielo terzo vedevo lontano lungo la pista, in alto, ancora lo scarico, le fiamme del post bruciatore e la fumata che lui lasciava, quindi mi è stato molto facile ricongiungermi. Allora, il radar ci dava delle battute, diceva il target è davanti a voi, da destra a sinistra, quota 250, 10 gradi a destra, 10 a sinistra, distanza 18 miglia, distanza 17 miglia, 15. Quando il leader fa contact voleva dire ho in contatto sul radar, lo vedo sul radar, ci avviciniamo ancora e fa Judy vuol dire che lo avevi in vista, quindi a quel punto era un attacco, un avvicinamento visuale. Man mano che ci avvicinavamo arrivò un'altra comunicazione dal radar, diceva nemico identificato è friend, si trattava di un velivolo decollato da una portaerei dalla Forrestal che era in mezzo al Mediterraneo diretto a Sigonella. Il piano di volo non era stato recapitato alla difesa aerea, non so per quale motivo, forse si era sperduto nell'aereo, e per cui noi siamo stati invitati a decollare per andare a sincerarsi chi fosse. Il velivolo era un velivolo Prowler, che sarebbe la versione, un velivolo bireattore con 4 membri di equipaggio indirizzato alla guerra elettronica o alla guerra antisommo. Ci siamo avvicinati, Giulio a destra, io a sinistra, e abbiamo fatto un pezzo di strada insieme a loro. Li salutavamo e loro da dentro l'equipaggio ci facevano delle fotografie. In questa circostanza io come gregario, per abitudine, che ero votato a proteggere il leader, mi guardavo intorno e a ore 5 praticamente in alto ho visto un punto bianco, guardandolo meglio mi sembrava un Phantom. E per radio ho detto a Giulio, abbiamo un Phantom a ore 5 in alto a destra, e lui fa andiamolo a vedere. Nel frattempo noi però avevamo perso molta energia perché questo velivolo che scortavamo era molto lento e per stargli in ala abbiamo estratto i flaps, quindi eravamo molto bassi con una resistenza forte. Quindi virata di Giulio verso e chiedo scusa per il gesticolare, ma è la maniera migliore per raccontare di un movimento nel cielo. E quindi Giulio ha cominciato a volare, però a virare, ma eravamo molto lenti, questi aeroplani che erano al limite dello shaker, dell'energia zero praticamente. Quando io che lo seguivo ho visto fare una stretta così velocissima e a destra e a sinistra e ci è venuto in coda. E dico, porca miseria, questo gira come un macchino, Giulio, questo stringe peggio di un macchino, ma anche questo non era corretto perché il macchino facendo una simile strizzata perdeva velocità, invece quello la aumentava. E a un certo punto ci arriva accanto, apre le sue ali, una parola che non avevamo mai visto, sono sulle fotografie. Ma Giulio, questo qui è il velivolo di Tom Cruise, che questo divenne noto dopo il film Top Gun. Prima non era così noto anche agli spettatori, quindi era un F-14 bianco della US Navy che scortava da lontano questo Prowler. Ma della favola ha aperto tutte le ali, si è messo a bassa velocità e noi ci siamo messi in ala e abbiamo fatto qualche miglio insieme a lui. Io però avevo la sensazione di essere il parente povero rispetto a questo velivolo. C'erano i nomi dei piloti, tenente McCoy e tenente Callaghan, erano i due piloti, uno osservatore e l'altro il pilota. Abbiamo volato insieme, a un certo punto lui ci fa un segno, il pilota, mette il post bruciatore, che abbiamo sentito il rumore di questa bestia di motore anche dentro il nostro abitacolo, e ha fatto una mossa incredibile. Si è messo in verticale e è andato su, fino a sparire a quote stratosferiche. Quando siamo tornati a terra ci siamo guardati con Giulio e nessuno ha detto niente, capivamo che oramai il 104 era un velivolo obsoleto e io erroneamente pensavo che fosse finito, invece non è stato così, perché i nostri piloti lo hanno utilizzato ancora per 2 generazioni di piloti, utilizzandolo ovviamente secondo i canoni che poteva dare, cioè hit e run.
alta velocità, colpisci e scappa via. E l'accelerazione doveva essere fatta mettendo la cloche in avanti, mezzo G a picchiare e tutto post bruciatore, per cui il 104 aveva una capacità di accelerare grazie alla sua scarsa resistenza come un demonio. E quindi usando questa tattica ancora lo hanno fatto sopravvivere prima che venisse fagocitato dagli sviluppi aeronautici. C'è stata una grande cerimonia a Pratica di Mare dove ci fu l'ultimo volo dell'F-104. Quindi è durato ancora un trentennio dopo l'evento che vi ho narrato. Questo a dimostrazione della bontà della cellula, perché certamente non aveva una grande maneggevolezza, ma una capacità di accelerazione e di salita che non aveva uguale al mondo, e questo ha consentito di pareggiare le deficienze di manovrabilità sul piano orizzontale. Sempre sul periodo di Cameri c'è un ricordo sul Beechcraft, sul C-45, che era un bimotore con 2 motori del T6 che serviva per collegamento. Erano 8 posti. Con il generale Arpino andammo a fare una missione di navigazione fino a Catania. Perché a Catania? Perché il capo Calotta e il comandante dello Stormo ci invitarono, dovendo portare anche data documentazione giù a Catania, ci invitarono a rimanere la sera per la festa dello Stormo annuale. E io al generale Arpino, allora tenente colonnello, capo ufficio operazioni di Cameri, ci mettemmo su questo Beechcraft, andammo lentissimo, che faceva 220 km a 250, la velocità di crociera era, mi sembra, sui 115 nodi, roba del genere, quindi eravamo fermi. Abbiamo impiegato una giornata per arrivare a Catania, con uno scalo a Napoli, ma la cosa più buffa fu questa, che fino allora era d'estate, era molto caldo e volavamo con i finestrini aperti. Fino a quel momento la carta l'avevamo consultata tutta quanto a tipo folder, piegata, e non so cosa mi ha chiesto di controllare il comandante, e io ho aperto la carta. A quel punto c'è stato un effetto Voila micidiale, è stata risucchiata via. E quindi abbiamo continuato la navigazione per arrivare a Catania senza più una carta geografica da poter seguire. Però era semplice, perché abbiamo navigato per Costodromia e quindi passato lo stretto di Messina, è stato semplice nel bel tempo arrivare all'aeroporto di Catania. Ecco, questo è un altro aneddoto simpatico che il comandante Arpino ogni volta che lo incontro me lo ripete perché faccio una risata sopra. Io devo pagare l'aperitivo, perché ovviamente ero io in fallo, avendo consentito questo effetto vela della carta. E poi, se mi consentite, un'altra esperienza illuminante, partita tutta da una mia infrazione di volo, ma questo vi può rendere l'idea di com'era la nostra aeronautica militare. Allora, eravamo in Sicilia rischierati per fare sulla base di Trapani il servizio di allarme durante quello che è stata la guerra del Kippur, che passavano molti convogli velivoli russi pieni di rifornimenti per i paesi arabi, che si mantenevano regolarmente fuori dalle acque territoriali. Però ogni volta che si vedeva che il radar vedevano una formazione di questi pattuglioni di Ilyushin che portavano rifornimenti, faceva decollare una coppia d'allarme in modo che potesse effettuare anche delle fotografie, dei riporti, segnalarli, eccetera. Allora, durante uno di questi periodi feci una navigazione a bassa quota e avevo conosciuto una ragazza sulla spiaggia di Casuzze, vicino a Marina di Ragusa. Casuzze vuol dire 4 case. Lo so, io vedo il regista che sta sorridendo, non è marziale questo, però nella nostra vita c'è anche questo aspetto, no? E tornando da una missione di bassa quota, andai a fare 2 passaggi su questa spiaggia. E non avendo io i bicipiti tali da poter avere diciamo così, suscitare l'ammirazione di questa ragazza, ho pensato di sfruttare la possanza dell'F-104 per potermi far valere. E feci questi 3-4 passaggi su questa casa, nulla di particolare, però soprattutto il 104 era rumoroso, un po' sbruciatore,
andare su e tornare, fare 3-4 puntate. Atterro a Trapani Birgi e c'era il comandante Ceccarelli, di cui ho parlato prima, mi fa: Giovanni, ma che hai combinato? Dico, che ho combinato? In che senso? Ha telefonato, e adesso faccio i nomi perché sono passati 50 anni, quindi non l'ho mai fatti prima, l'ho sempre raccontati anonimo, ma adesso possiamo dirli. Il generale Venturini, che era comandante in seconda della scuola di guerra aerea. Io avevo con questo comandante Venturini, questo generale, che era stato comandante di uno stormo prestigioso, il sesto stormo, mi ero trovato con lui a fare un corso di sopravvivenza in mare, che si facevano solitamente a Brindisi, sotto l'egida di un famoso maggiore dei servizi, nuotatore, sommozzatore, cioè, che si chiamava Papò. Allora era maggiore Papò, mise me e il colonnello Venturini su una zattera, ci lasciò in acqua a 1 chilometro dalla spiaggia alcune ore, in modo che prendessimo familiarità con la solitudine del mare, con quelli che erano diciamo così, gli elementi di sopravvivenza collegati al battellino per poter mangiare, per poter bere, per poter avere il destrosio da ingoiare, insomma tutti quelli che erano come funzionava la lampadina, eccetera, i razzi, eccetera, i fumogeni, in maniera tale da renderci edotti di questa esperienza che non ci auguravamo mai di fare, ma comunque fu un bel periodo. Quindi con questo colonnello avevo acquisito una certa confidenza, sia pure sempre rispettosa, e avevo appunto un rapporto molto più informale. E mi fa: ma che stavi facendo? Mi ha telefonato il generale Monti, che ha visto un 104 che faceva le puntate sulla sua casa, e mi ha chiesto di informarmi chi fosse il pilota e voleva sapere che cosa stessi facendo. E io mi scuso con gli ascoltatori per un termine un pochino scurrile che mi permetto anche di usare con voi, e risposi al colonnello Venturini, dicendo: comandante, stavo facendo una missione di scazzafotting. Questo è un termine scurrile e mi chiedo scusa perché abbasserà il livello dei vostri lavori, però era un termine che si usava per significare una fase di volo contraria alle regole del volo, ecco. È una missione di scazzafonti. Mi fa: guarda, il comandante è veramente arrabbiato, spero di calmarlo, ma la vedo brutta. Dopo 2 o 3 giorni il maresciallo della segreteria mi chiama e fa: capitano Artioli, c'è una signora per lei al telefono. Dico: una signora, fammi andare di corsa. Sono la segretaria del generale Monti, resti in linea capitano. Sono il generale Monti, comandi, assunsi la posizione di rispettoso attenti, no? Anche con la cordetta in mano. E il generale mi fa: senta capitano, io avevo pensato di punirla severissimamente, poi però, ripensandoci bene, ho pensato che le stesse cose, negli stessi posti, li ho fatti anch'io da quando ero giovane, per cui non la punisco, ma... E mi ha fatto una ramazzina lunga 20 minuti, giustissima, e mi sono un po' vergognato di avere rotto quelli che erano i dettami dell'etica del comandante pilota, insomma, ecco. E lui mi fa: perché ci sono i giovani, tu sei un capitano anziano, ti puoi permettere certe cose, ma il 104 non è una macchina idonea a questo. Oltretutto i tempi non sono più quelli di una volta, e i ragazzi che ti vedono hanno un pessimo esempio. Tu sei un comandante, devi dare l'esempio che rispetti la loro sicurezza per prima. E io che cosa potevo dire a questo? Col capo cosparso di cenere dissi: mea culpa. E lui mi fa: va bene, io sto per andare in pensione, ma spero di non avere il rimorso di non averti punito. E mi ha marchiato questa frase: spero di non avere il rimorso di non averti punito. Arrivederci, tanti auguri per la tua proseguo della carriera. Io balbettai auguri per la sua pensione generale e corsi a telefonare al Venturini, che era il mio mentore, e gli dissi: comandante, guardi, ho parlato con il generale e mi ha detto così. Fa: guarda, chi ti ha salvato è stata la moglie. Allora bisogna aprire un antefatto. Lui, durante la guerra,
era comandante di una squadriglia di Reggiane 2001, che erano lì per fare la scorta ai nostri bombardieri su Malta. E aveva conosciuto questa ragazza che poi diventerà sua moglie, era una nobildonna del contado di siciliano. Tutte le volte che tornava da Malta, lui faceva una puntata sulla casa e salutare la ragazza faceva sapere che era tornato. E mentre lui era lì che incazzato blaterava, io questo lo sbatto in Sardegna, gli tolgo il brevetto, gli mando a fare il controllo del poligono, così impara, la moglie gli fa: ma scusa, ma che ha fatto di male questo ragazzo? Ha fatto quello che facevi tu e io ne ero così contenta. Ecco, è stato questo, mi ha salvato questa signora. Ma racconto questo aneddoto per dire qual era lo spirito della nostra aeronautica. Erano macchine da Mach 2, ma il cuore era sempre quello della Regia Aeronautica, con i pro e con i contro. E io ho vissuto quel periodo e amo ancora l'aeronautica, che è stata quella la mia aeronautica. Adesso riconosco che c'è una professionalità che noi non avevamo nemmeno, ce la sognavamo probabilmente. E probabilmente volare su un aeroplano stealth come fanno i nostri successori, forse non ce l'avremmo fatta, perché non avevamo la mentalità giusta, non eravamo inseriti in un mondo globale come il nostro attualmente, eravamo chiusi nella nostra, però io amo quella lì, è stata quella la nostra aeronautica. State registrando ancora? Sì, sì. Il G91T era un aeroplano bello, nel senso che a bassa quota volava molto bene, era guizzante, in alta quota aveva una superficie alare non molto elevata, per cui il velivolo, sotto l'effetto dei G, brontolava, andava in, diciamo così, quella forma di gistallo, però era un gistallo onesto, che lui tirando ti diceva: guarda, non tirare di più perché io non ti posso seguire, e ti costringeva. Non era uno stallo brutto, era uno stallo che ti anticipava dal rumore, dalle vibrazioni. Questo si verificava soprattutto facendo i circuiti aria-aria. Tra l'altro posso aggiungere che ho fatto, vabbè, poi lo diciamo, in aria-aria come si funzionava l'addestramento per il tiro aria-aria con le mitragliatrici? Che c'era una manica a vento trainata solitamente da un T-33 e poi una formazione di 2 o 4 velivoli che la attaccava, ma era tutta, e adesso vi scuso, dovrò muovere le braccia, ma ed era tutta un'interconnessione temporale, doveva essere molto precisa, perché la formazione attaccante volava un 4 metri, 3.000 piedi al di sopra del target, dopodiché una alla volta diceva uno in e si buttava giù in questa maniera per arrivare sulla manica, e poi uno off e tirava su da quest'altra parte e richiudeva il circolo, ma nel frattempo il 2, il 3 e il 4 facevano uno in e facevano lo stesso percorso. In questa fase ad alta quota i G si tiravano molto per rimanere, e appena tiravi troppo lui faceva questo rumore, il rumbling e le vibrazioni, però erano sempre vibrazioni buone, mai cattive, non è che buttasse giù, però diceva: guarda, io non ti seguo più, smettila di tirare, non ti seguo, oltre non ti posso seguire. Ed era a questo punto un padre di famiglia, ecco, cosa che col 104 lo stallo non si poteva fare, ad esempio, perché il velivolo non si poteva rimettere dallo stallo, perché in caso di stallo c'era il rischio che i piani di coda fossero oscurati aerodinamicamente, per cui senza la possibilità di poterlo richiamare. E difatti l'F-104 aveva macchina ardita perché aveva tante innovazioni che aiutavano la pessima aerodinamica. Ad esempio quella della mancanza di poter rimettere dallo stallo. La cloche e i comandi di volo avevano il cosiddetto pusher, chiamato, o pusher, il quale, o kicker, in funzione che faceva sì che i comandi di volo automaticamente, qualche grado prima dello stallo, intervenissero
tum, e lui buttava giù la cloche davanti, quindi anche se tu la tiravi, la cloche, quello andava giù, per cui ti rimetteva il muso basso. Ed era una cosa intelligente questa, però c'era da dire che in fase finale, con i flaps tutti abbassati per l'atterraggio, questo era disconnesso automaticamente, in maniera tale che di evitare che in fase di atterraggio questa cloche per conto suo, se uno aveva un angolo un po' troppo alto, ti buttasse giù il muso. E questa è stata causa di parecchi incidenti, tra cui uno di un caro amico all'aeroporto di Grosseto. Quindi l'aerodinamica del 104 era stupefacente, ma si basava anche su tanti concetti che un pilota, è vero, non ama. Per questo io amo il G91, perché ti dice, oh, io so, non tirare più, non ti seguo. Adesso io sto facendo un pochino di cartone animato, ma insomma, visto che questo va a dei appassionati come me, si può fare, ecco, non mi vergogno. Il Macchino è un aeroplano meraviglioso. Parlo del 326, il 339 successore è anche ora migliore ed è un rammarico che sia quasi giunto alla fine della sua vita operativa. Io penso che dovrebbe continuare a vivere ancora quell'aeroplano, ma da profano ovviamente, non sono un ingegnere, ma penso che se tolgono il motore, diciamo, turbojet che ha, mettendo con un nuovo motore fan come sono attuali, che consuma di meno, è meno rumoroso, e penso che potrà continuare a vivere ancora parecchi anni, perché è una macchina proprio bella, che te la senti addosso. Questo Macchi 326, allora, anche in caso di piantata motore, si libra come un aliante, nel senso che riesce a planare dolcemente, perde poca quota. Per fare anche un raffronto di perdita di quota, vi dico che un F-104, se a 30.000 piedi pianta motore, viene giù, non dico come un sasso, ma molto velocemente, viene giù con 250 nodi, che è la velocità di massimo glide path, di massimo sentiero di discesa, e compie un poco meno di 1 miglio ogni 1.000 piedi che smaltisce. Invece il Macchino, dalla stessa quota, viene giù con 120 nodi, quindi lento, si libera nell'aria, e l'allievo, anche se ha piantata motore, è in grado di guardarsi intorno, non è una cosa brusca, repentina, che va giù come un sasso. E nello stesso tempo compie un percorso che ogni 1.000 piedi di quota fa 2 miglia, quindi è il doppio di un F-104. Quindi c'è tempo di ragionare, tempo di guardare, tempo di visionare il campo, mettere la procedura più in circuito nella maniera migliore. E quindi dal punto di vista scolastico io penso che non abbia altri velivoli per il volo basico iniziale come lui, e quindi auspico che possa continuare anche il suo successore con le stesse caratteristiche. Allora, fra varie cose che mi vengono in mente, c'è quella della mia mania di fare disegni. Mi definisco un pittore alla matriciana, senza nessun impegno, però in tutta la mia vita aeronautica ho sempre effigiato degli eventi che riguardavano me, il mio corso, i compagni della scuola di guerra o quelli del corso istruttori, eccetera, o nella stessa vita di reparto. Però a quell'epoca non c'era ancora il computer, non si potevano immagazzinare, per cui il cartaceo molto spesso andava distrutto. E parlo degli anni 70. In accademia fui l'artefice, insieme ad altri colleghi, del libro del MACP del nostro corso. E così questa mia capacità continuò anche negli anni. Qualcuno mi diceva sempre, a Giovanni, ma era meglio che facevi il pittore. E io penso che sia un complimento, ma non ne sono tanto sicuro. Probabilmente era un invito a cambiare mestiere. Detto questo, ho qui con me, che ho trovato nel cassetto, il libro del MACP, un libro del MACP del corso istruttori di volo che abbiamo fatto a 10° anno. Ecco, ogni pagina è effigiato uno di noi con
diciamo, qualcosa che identifica le sue caratteristiche e le magnifica, soprattutto i difetti. E poi il nostro direttore riuscirà a inquadrarvi qualche pagina. Un altro evento che potrebbe essere interessante si è verificato con il Macchino. Ho fatto il corso SCIV per diventare istruttore di volo e durante il mio periodo di permanenza a Lecce a partecipare ad un corso di istruttore di tiro con il Macchi 326G, che era una versione particolare che aveva taniche più grandi e poteva avere 4 punti di attacco bellico sotto le ali e due bombe o razzi oppure 2 mitragliatrici da 12 a 7. E durante una di queste missioni che effettuavamo a Decimo Mannu, dove c'è la scuola di tiro e dove c'è il poligono a Capofrasca, nella punta, c'è proprio il poligono di tiro dell'aeronautica. C'è un'area tutta riservata e inibita al volo, dove i nostri velivoli, ma non solo i nostri, della NATO, anche di altre nazioni, vengono a esercitarsi a sparare. Durante uno di questi voli che facevamo, mentre stavamo rientrando in aeroporto, già era in vista una decina di miglia, il tempo buono, il cielo sempre terso, e di colpo smise ogni rumore, vidi le lancette che facevano un avvolgimento verso lo zero, tutte le luci rosse che si accendevano e dico, ho piantato motore, ho detto al leader. A quel punto, appena pronunciata questa parola magica, tutti gli altri gregari si splittarono e mi lasciarono solo di manovrare. E quello che mi ha consentito di non lanciarmi era la velocità elevata che avevamo. Perché? Perché il Macchino normalmente aveva una velocità di 220 nodi o 230, adesso gli anni sono passati, ma perdonatemi qualche piccola incertezza sui valori, e a Decimo Mannu volavano aeroplani di tutte le prestazioni. C'erano i Phantom tedeschi e americani, c'erano gli inglesi, c'erano anche altre nazioni della NATO che venivano a fare le loro esercitazioni. Allora, per non avere velivoli con velocità difforme nel circuito dell'aeroporto, era stato stabilito per tutti la velocità di 280 nodi, per cui il 104 dai 320 li riduceva a 280. Il Macchino, che aveva conseguentemente una velocità di 125 nodi, o 130 nel circuito, la portava la velocità del Macchino era 220 nodi, la portavamo a 280, per cui andava velocissimo per le sue caratteristiche, dovevamo stare col motore ben dentro per fare questo circuito. Praticamente, piantando motore, questo velivolo aveva una grande riserva di energia, questi 80 nodi in più che usavamo. Se fosse stato a Lecce non sarei arrivato in campo. In quella circostanza, tirando su il muso, sono arrivato a 7-8 mila piedi, da lì una bella spirale e sono riuscito ad atterrare, grazie a questa uniformità imposta di velocità di circuito. Vorrei parlare adesso delle scuole di volo. Nel 1975 il direttore del personale militare era il generale Mura. Questo generale Mura varò un provvedimento che voleva mandare alle scuole del reparto di volo i piloti combattenti che avevano almeno 5 anni di esperienza. E questa era una cosa giusta. Col senno del poi devo dire che era una cosa giusta, perché quando hai fatto 5 anni in un reparto operativo hai tanta esperienza di macchine, di volo, di procedure, di tutto, che hai da tanto da travasare all'allievo che si presenta a Lecce con la sua valigetta per iniziare a volare. Però per noi che lasciare il gruppo nel momento più bello della nostra attività era un po' un sentirsi sminuiti, e quindi andammo alle scuole a fare il corso per diventare istruttori, e tra cui presero, da Cameri andai io, da Grosseto un altro caro collega del corso Drago Terzo che si chiama Memè Mazza, e Vito Posca, che invece era combattredi a Grazzanise, anche lui ci raggiunse, e tanti altri piloti.
e tutti quanti combattenti da almeno 4-5 anni. E noi andammo con un po' di rammarico e facemmo un libro e varammo diciamo, un motto che era questo: hanno catturato un leone e ne hanno fatto uno scendiletto. Usavamo dire questo, però col senno del poi posso dire che è stata un'esperienza proficua, interessante e anche entusiasmante alle volte, perché quando dopo tanto lavoro con questo allievo tu riesci a vederlo decollare da solo e l'hai mandato te, dici, beh, quello è come se avessi, non so, una puerpera. Sei come una puerpera che vedi il figlioletto che vola, che cammina, che zampetta da solo. Ecco, io penso di fare questo accostamento e poi vederlo anche crescere, fargli fare le viti, togliergli quello che è l'ambascia di fare una manovra troppo accentuata come la vite, ma deve sapere come tirarne fuori, quindi rassicurarlo, farlo crescere e nutrirlo, ecco, come non so, il falco che esce fuori dal nido, prende il verme e glielo porta, ecco, il verme ero io con la mia esperienza e lo dovevo vomitare di volta in volta a questo ragazzo. E quindi posso dire di aver avuto molte soddisfazioni in quel campo lì e devo concordare con la scelta che ha fatto lo Stato Maggiore, perché un pilota giovane, per quanto entusiasta, non ha quell'esperienza da travasare e quindi soprattutto per il lavoro finale che deve fare un pilota, hai fatto un reparto, 5 anni, sai cosa devi fare, sai quali sono le cose importanti su cui battere, su cui indirizzargli, aprirgli la mente a questo pilota. E quindi rimasi 3 anni alle scuole di volo, dopodiché feci il comando di corso di un corso Ascaro, era il 94esimo corso APC, allievi ufficiali piloti di complemento, che si è autodenominato, il nome se lo sceglievano loro, Urraco. Io organizzai una bicchierata insieme agli altri ufficiali dell'Accademia per poter festeggiare e celebrare il varo di questo corso, e questo qui è il disegno che poi vi metterà in evidenza il nostro regista, dove si vede un Ascaro. Allora, i nostri ufficiali di complemento erano chiamati con un certo sfottò Ascari, che erano le nostre truppe di colore, diciamo, nell'Africa orientale, in Libia e in Eritrea. E però è un senso benevolo. Io ho sempre pensato che gli Ascari, quelli di complemento, fossero il nervo, la spina dorsale della nostra forza armata, ma gli stessi allievi si sentivano orgogliosi di dirsi Ascari e difatti li pompai molto dicendo: guardate che voi arriverete al gruppo prima di questi allievi dell'Accademia, imparerete a volare prima perché non farete i 3 anni d'Accademia, dopo 6 mesi andavano al reparto volo e vi capiterà di fargli il passaggio voi a questi ragazzi che arrivano, quindi siate orgogliosi di essere di complemento e cercate di pomparli molto. Finché un giorno mi chiama Tricarico, che comandava il corso di aspiranti dell'Accademia, e mi fa: ah Giovanni, ma tu devi smetterla di pompare sti Ascari, perché questi non salutano in libero uscita, non salutano gli aspiranti. e io gli dissi: ma come non saluto? Sì, l'altro giorno un aspirante gli ha fatto: ma perché lei non saluta i superiori? E questo gli fa: sì, perché io vi farò il passaggio macchina al reparto. Quindi adesso questi sono aneddoti goliardici, no? Ma l'aeronautica era anche questa. Al termine del corso di complemento io lasciai la Forza Armata con molto rammarico. Perché? Perché un corso è come una piramide. Siamo usciti 50 sottotenenti, una quarantina arrivano a fare i tenenti colonnelli e poi ci sono 7 nel mio corso che sono diventati generali. E gli altri, insomma, scalati nella varia. Ovviamente per un ufficiale dell'Accademia deve seguire che il concetto che l'età è commisurata anche all'incarico, nel senso che passano gli anni e non è bastevole solamente fare il pilota che poi non puoi più fare al reparto di volo, ma avere degli incarichi anche che sono consoni al tuo grado e alla tua esperienza. E quindi, valutando quella che era la mia
possibilità di carriera, ero nella metà del corso, non avevo molti sbocchi e optai per lasciare per la compagnia, una compagnia di volo civile, di volo passeggeri. E per questo ho sempre reputato che per un ufficiale dell'Accademia lasciare la Forza Armata è un ripiego. Nel mio caso è stato un brillante ripiego, però in fondo al cuore è stato il mio amore. Ho lasciato il mio amore per fare un mestiere professionalmente molto valido. Io ho imparato moltissimo dall'Alitalia e gli sono grato. Malgrado che fossi andato lì con l'idea di aver fatto il 104, ma ho imparato moltissimo. Mi ha insegnato un'altra etica, un'altra professionalità di volo che ho cercato di portare avanti e di trasfondere a quelli che erano i miei giovani copiloti. Quando decisi di lasciare l'aeronautica militare, feci domanda a varie compagnie aeree, tra cui l'Itavia e l'Alitalia, che allora erano le uniche due operanti qui nel nostro territorio. L'Alitalia voleva piloti massimo fino a 30 anni. 30 anni era l'età massima in cui intendevo assumerli, e io optai per l'Italia e lavorai sul 19, un anno circa. Poi, un fatidico giorno di giugno, io ero a casa di riserva e mia moglie era andata a trovare i suoi genitori, che era anch'essa una hostess di Itavia. Andò a trovare i suoi genitori a Milano e alla mattina verso le 6:30 mi chiama e mi fa meno male che mi rispondi, sei a casa? Dico sì, che è successo? Stanotte è caduto un aeroplano nostro a Ustica e sapendoti di riserva temevo che potessi essere a bordo te dell'aeroplano. E a quel punto mi precipitai a Ciampino, era una piccola compagnia, ci si conosceva tutti e tutti quanti ci trovavamo sul piazzale esterrefatti per quello che era successo. Le voci erano delle più disparate, cosa potesse essere accaduto. Io non mi dilungo a lungo su questa faccenda perché è competenza di tanti altri enti, tante altre persone più informate di me, ma fu un atto, un gesto, un momento di dolore per tutta la compagnia, che si strinse intorno a questi nostri, diciamo così, fratelli caduti, facendo il loro dovere, alle loro famiglie e anche alla nostra compagnia, perché dopo quell'evento ci furono tante di quelle anche imprecisioni, non dico depistaggi, ma comunque bollare questa compagnia Italia che aveva la sua professionalità in compagnia dalle barre volanti. Quindi io mi ricordo, ero a Bologna, dovevo fare un volo, Bologna-Palermo. Allora non è come adesso gli aeroporti, erano liberi, venivano da Bologna, soprattutto dai piccoli aeroporti, i passeggeri a piedi, aprivano la porta dello scalo e si presentavano a piedi. L'Italia faceva questo volo per conto dell'Alitalia. Alcuni passeggeri arrivati sotto bordo dicevano: ma questa è l'Italia, io non ci voglio volare con queste barre volanti, io ho fatto il biglietto con l'Alitalia e torno indietro. Ecco, quindi si era creato questo infame proprio maledizione contro questa compagnia, che era una compagnia professionale come tutti gli altri. Io lo posso dire personalmente, ho trovato dei comandanti che mi hanno insegnato molto, personaggi anche miei colleghi che erano in aeronautica militare, come il collega che abbiamo contattato poco fa, e così via. Quindi ci fu anche una campagna denigratoria immeritata, e questo voglio dirlo, al di là di altre considerazioni che facciamo. Però fu un periodo molto brutto della mia vita, perché parlo a cuore aperto, tanto i miei colleghi leggeranno questo, posso parlare a cuore aperto. Un anno prima ero un brillante tenente colonnello, un anno dopo ero disoccupato. E questa è stata una frase che mi ha molto temprato, ed ebbi la fortuna, una frase, avevo ancora la casa a Cameri, andavo a Cameri molto spesso e i miei colleghi mi dicevano: guarda, sabato facciamo una cena al circolo, vieni con noi, raggiungi. Io non andavo perché mi vergognavo di essere disoccupato. E fin tanto che un collega mi dice: guarda, a Como cercano un istruttore, essendo istruttore
ti ho fatto il tuo nome, vai lì, vedi se ti piace, vai a lavorare. E sono andato a Como pensando che fosse un aeroclub normale su pista, e pensavo che Como, essendo lacustre, avesse un aeroportino, un aeroclub nell'entroterra, e invece l'appuntamento era sul lungomare, mi avevano dato questi, e mi portarono in un hangar dove c'erano gli idrovolanti. Quindi ho fatto questa bellissima esperienza, perché Como era ed è tuttora l'unica scuola di volo abilitata in Europa a rilasciare licenze di idrovolante. E questo mi ha ridato orgoglio, mi ha ridato una voglia di tornare a lavorare, mi ha spinto molto, è stata una droga per me tornare a lavorare, per cui non mi vergognavo più di incontrare i miei colleghi. E dice, che fai? Faccio l'istruttore all'Aeroclub. Certo, non è fare il pilota di 104, mi aveva ridato una dignità, ecco. E io sono molto grato a Como. Oltretutto mi aveva addestrato a volare sugli idrovolanti. La parte più difficile, lo dico, tanto deve rimanere questa. Come si può sentire dall'udito se un pilota è un bravo idrovolantista? Non come facevo io, poi vi spiego. Mare o acqua leggermente increspata, quelli del lago chiamavano le occhette, perché questi spiragli bianchi di schiuma sembravano, guardandoli da lontano, le occhette. Oggi sul lago ci sono le occhette, in gergo di state attenti quindi al decollo. Perché? Perché quando ci sono le onde, il velivolo non è una pista dritta, segue il percorso dell'onda e si invola, ma se non ha la velocità giusta per involarsi, cade giù pesantemente e l'acqua è dura, per cui basta ascoltare. Se ci sono le occhette, tu senti un aeroplano che decolla, che fa oh, scusate, cerco di ripetere il rumore dell'aeroplano, Perché? Perché quando vede l'onda la deve valutare, e se questa è troppo alta deve ridurre il motore. Per cui il bravo idrovolantista lo senti dall'orologio, se lui valuta bene l'onda, per cui fai e alla fine si invola quando ha trovato l'onda giusta, ma può durare anche 10 volte questa retrazione di motore. Allora quello lì invece io l'approntai di impeto, decollavo e via, ma certo le botte si bettavano sull'acqua, per cui dovetti dire sì, è questa, con l'udito bisogna sentire il bravo idrovolantista. E dopo questo percorso lì a Como, che era molto frequentato anche da piloti stranieri che venivano a fare i loro brevetti, fui richiamato dall'Italia. In Alitalia sono entrato come CM3 sul DC-10 e ho fatto tutto il percorso fino ad arrivare a fare il comandante sul 767. Sul 767 è forse la macchina che ricordo con più piacere. Devo dire, come accennavo prima, la professionalità che l'Alitalia ha saputo infondermi. Benché fossi un tenente colonnello, che ho comandato delle squadriglie, un gruppo, eccetera, ma la professionalità che mi ha dato l'Alitalia è un bagaglio in più. E questo bisogna dire onore all'Alitalia e a quanto è stato brutto questa fine di questa compagnia per giochi politici o per tante altre cose. E adesso come nazione non abbiamo più una compagnia di bandiera, il che è male, ecco, non è positivo per la nostra industria, per il nostro, anche per orgoglio nazionale e per tante altre cose. Quindi io devo ringraziare l'Alitalia e voglio farlo anche qui pubblicamente su questo vostro sito. I velivoli di Alitalia che ricordo con maggiore affezione è ovviamente il Jumbo per la sua enorme grandezza, per la sua apertura dalle norme, per l'enorme carico di passeggeri, e dava la sensazione quasi di potenza, accedere in quella cabina di pilotaggio che era quasi al secondo piano. Il velivolo che più mi è stato a cuore è stato il Boeing 767.
Quando era il momento di poter passare sul lungo raggio, c'era disponibilità di andare sul DC-10, no, a quel punto non era più il DC-10, è stato dismesso, di andare sul Jumbo o sul nuovo 767. Il 767 era una macchina da poco introdotta in Alitalia ed era nota perché poteva fare voli ETOPS. Noi avevamo soprannominato questo ETOPS, questo diciamo così acronimo, in Engine Run, Engine Turns or Passenger Wing. Quindi i motori girano, i passeggeri nuotano. Perché? Perché dovete sapere che la normativa di volo era tale che un bimotore non potesse allontanarsi più di 120 minuti 60 minuti da un aeroporto operativo. Per cui un velivolo bimotore, se avesse dovuto andare negli Stati Uniti, non doveva fare altro che seguire tutti gli aeroporti fino all'Irlanda, dall'Irlanda alla Groenlandia, al nord del Canada, poi scendere giù fino a New York, ad esempio. Quindi doveva fare un grande giro, un grande arco per rimanere sempre nel raggio dei 60 minuti da un aeroporto alternato. Ma con una certa ridondanza di motori, con l'affidabilità che aumentava, provarono a fare questi voli diretti, non proprio diretti, ma con una estensione a 120 minuti. 120 minuti che sarebbero 2 ore di volo da un aeroporto alternato. Quindi questo arco per andare direttamente negli Stati Uniti era ridotto rispetto a un velivolo bimotore. Con l'affidabilità che questi motori davano sempre dopo un certo numero di migliaia di voli in tutto il mondo, diciamo così, le norme dell'aviazione civile consentirono di estendere a 180 minuti. Quindi un velivolo bimotore poteva fare ancora quasi un diretto negli Stati Uniti, e poi arrivò al massimo fino a 330 minuti, quindi un tempo immenso. E a me interessava vedere questo fatto perché inizialmente si parlava l'ETOPS è una cosa, una procedura tutta particolare che bisogna fare. Sì, bisognava guardare i conti, fare i conteggi, guardare il punto, diciamo così, di non ritorno sull'oceano, fare questi calcoli, però alla fine abbiamo visto che il bimotore riusciva tranquillamente a volare negli spazi, nell'oceano. Il problema grande è rimasto nel Pacifico, dove praticamente hanno dato una forma di ETOPS, ma non sono molto addentrato in questo perché non l'ho mai fatto. Su alcune rotte hanno consentito di portare questa distanza a 440 minuti, credo, di volo. Però non metto la mano sul fuoco perché nel Pacifico non ho mai volato con un volo ETOPS, quindi la normativa loro non ne sono in possesso. Però comunque l'avvento dei bimotori sul lungo raggio, sul volo diretto per l'oceano, è stata l'apertura e la fine anche dei plurimotori, più dei motori eccedenti i 2 motori, per cui anche il DC-10, il Jumbo alla fine sono diventati dei velivoli non profittevoli dal punto di vista commerciale, e quindi oramai poi l'avvento del 777 ha aperto tutti gli spazi perché è un aeroplano che è affidabile, ha avuto pochi diciamo così, motivi di non completare la missione di ritorno per avarie, quindi oramai ha collaudato la traversata dell'Atlantico con 2 motori. Il 767 è un aeroplano molto spartano, come tutti quelli della Boeing. Io quello che posso dire, l'ultimo velivolo su cui ho volato è stato il Boeing 737-800 e posso dire che mi è piaciuto più di tutti, perché è un aeroplano semplice, con poca l'elettronica giusta e a portata, diciamo, anche di bella capabilità di guida. È un aeroplano pastoso, con le sue ali che differiscono
da quelle dei precedenti 737, che erano molto accentuate nella freccia, e però erano più veloci, quindi erano più veloci. È un po' meno veloce l'800, ma consente subito di raggiungere la massima quota operativa, decolla e sale senza fare gli step climb come tutti gli altri aeroplani, va direttamente alla quota di crociera, e questo è una fonte notevole per un velivolo commerciale. E poi, non lo so, la mia sensazione è che si guida bene, che era pastoso, che lo sentivi alla tua portata, e soprattutto era semplice nell'impiantistica. Ad esempio, un'avaria dell'impianto idraulico veniva sopperita con dei cavi. I comandi di volo erano, diciamo così, con dei cavi, come erano i fratelli Wright praticamente. Adesso sto scherzando o enfatizzo questo concetto, però era di una semplicità notevole. Facendo dei voli prova a 30.000 piedi, questi comandi di volo erano molto duri e bisognava fare un bello sforzo, però mi hanno assicurato dei colleghi che hanno avuto delle avarie che questa diciamo così, difficoltà iniziale poi sotto i 20.000 piedi si scompariva. Quindi dipende forse dalla rarefazione dell'aria, dal fatto che anche il lubrificante di questi cavi probabilmente tende a solidificarsi, però io ho notato che era molto duro, però a bassa quota sembra che, mi hanno detto i colleghi che l'hanno provato in emergenza, che era docile come sempre, come se avessi i comandi di volo. Ecco, questo è con rammarico il velivolo che ho fatto, su cui ho volato fino a 68 anni, perché sono rimasto a lavorare in una compagnia aerea, Air Italy, che adesso non c'è più, e come consulente fino a 68 anni, e in questa circostanza effettuavo dei voli prova, dei voli trasferimento, i cosiddetti voli officina. In Europa c'era la possibilità di volare fino a 65 anni come pilota di linea, purché l'altro copilota non fosse un ultrasessantenne. Per cui poi adesso l'hanno esteso anche in Italia, dopo successivamente, ma quando finì di volare a 60 anni per l'Italia, questo in Italia non era consentito. Per cui mi trovai a volare con la compagnia di un grande comandante, e qui lo voglio dire, si chiama Beppe Gentile. Beppe Gentile, che avendo fatto il pilota prima di Italia e poi di Nellati, ha fondato delle compagnie aeree, tra cui la Air Italy, compagnia con la quale ho operato. E anche quella è stata una bella esperienza, ho potuto volare in Egitto e in Polonia. La mia esperienza anche la voglio qui travasare, di andare ad essere assunto da un altro stato a lavorare, e che mi hanno fatto tutti gli esami del sangue, dell'HIV, insomma, tutti. Voglio dire, per andare a lavorare hanno chiesto un certificato penale, esame fisico, esame medico, e io ho riportato sempre giusto che fosse così, per cui ecco, esprimo il concetto che non sono favorevole a tutti dentro quando si parla di migranti o di terze persone che vengono a lavorare qui. Dobbiamo essere certi di qual è la loro posizione, di qual è il loro stato, perché insomma è giusto che sia così. Poi se questo non è consono a quelle che sono i dettami della vostra trasmissione, tagliatelo pure, insomma. E dopo di questo che è successo? Ecco, che finendo di volare a 65 anni ho fatto l'ultimo volo e ho continuato a lavorare con Beppe Gentile presso Air Italy. È stato il periodo più bello, facevo il tappabuchi, sì, nel senso che andavo in classe a fare i passaggi macchina, a espletare la teoria, a preparare gli allievi per fare i corsi ETOPS, e quindi mi sono cimentato in questo campo, e oltretutto mi ha consentito di volare
la compagnia che si fuse con Alitalia, l'Air One, aveva velivoli 737 che non erano in linea con Alitalia, per cui i piloti erano transitati tutti su velivoli Alitalia e dopo 6 mesi non c'era nessun pilota che fosse abilitato, perché si perde l'abilitazione se non si vola per 6 mesi su una macchina, per fare i voli prova, perché tutti questi velivoli dell'Air One furono portati da Natitech e ripristinati e venduti, quindi li facevano una maintenance e dipingevano i nuovi loghi nei nuovi aeroplani. Allora Beppe Gentile mi delegò a volare su questi aeroplani, perché chiesero Natitech alla compagnia Air Italy di poter avere dei piloti, che non poteva dare perché la stagione era molto piena, e mandò me, che non avevo possibilità di volare con gli equipaggi, con i passeggeri. E quindi fu una bellissima esperienza che mi consentì di volare fino a 68 anni. Non so se sono il decano dei piloti civili, può darsi, non c'è una statistica in merito. E l'ultimo volo lo feci con la figlia di Costantini, la pilotessa, che è un nostro collega, che tu conosci, la quale aveva fatto il passaggio all'estero sul 737, e andammo a consegnare l'ultimo velivolo nel 2013 da Napoli a Shannon in Irlanda, e mi colpì molto che Shannon, malgrado il clima umido, avesse un stuolo di aeroplani incellofanati come hanno in Arizona, che lì non c'è umidità. Io dico, strano, no, questo? Mi ha stupito molto. Quindi l'ultimo volo l'ho fatto con la signorina Costantini ed era del febbraio del 2013, 68 anni. Quindi se riuscite a sapere qual è la cosa, mi fregerò di questa medaglia. Un altro poster che vorrei farvi vedere è un poster che per me è molto significativo. Rappresenta l'ultimo volo che ho fatto come comandante ai comandi di un velivolo con passeggeri, cioè il giorno prima che compissi 65 anni, che è il limite massimo per un pilota di linea per poter volare. Preparai questo poster in cui c'è il mio primo volo, l'ultimo volo e in mezzo un meschino comandante semispogliato oramai in camicia che ringrazia Beppe Gentile. Ecco, io volevo rivolgergli un ringraziamento considerandolo uno dei più grandi benemeriti della nostra aviazione civile. Grazie Beppe. Buonasera di nuovo, cari amici che mi seguite. Siamo arrivati all'ultima puntata e l'amministratore delegato e il regista non vedono l'ora di liberarsi di me, perché hanno detto che hanno degli impegni molto maggiori, di gente che riesce ad accomunare un numero maggiore di visitatori, e questo vuol dire un budget anche per loro, per cui io, per non dare un danneggiamento alle loro tasche, ho condiviso con loro questa idea di essere l'ultima volta qui a trascorrere un pomeriggio con voi. Prima di concludere con altri episodi della mia carriera, devo fare un passo indietro sull'F-104. Mio fratello, che anche lui è un ammiratore del 104, mi ha detto: ma perché il 104 non può avere lo stallo? Cosa che ho detto in un precedente mio intervento. Ma vorrei correggere un po' il mio dire, nel senso che il 104, come tutti i velivoli, è soggetto allo stallo in certe condizioni di volo. La differenza con gli altri velivoli è che non può rimettere dallo stallo. Ecco, vi vorrei spiegare questo fenomeno, come si verifica. So che non tutti di voi hanno frequentato il corso di aerodinamica, e quindi due paroline sull'aerodinamica del velivolo, perché si invola e perché può stallare, cioè cadere. Allora, la partenza è questa. Vi voglio raccontare un aneddoto, interrompere con un aneddoto. Molto spesso vado nel paese che si chiama Ficulle,
dove è sepolta mia mamma ed era il suo paese, ed era molto devota di una chiesa, la Madonna della Maestà, una chiesetta piccolina di Ficulle, e lontano dal paese, dove si domina una vallata stupenda. E sul frontale di questa chiesa vi è un mosaico con gli angeli che suonano la tromba, forse per svegliare le anime al richiamo del giudizio universale, non so esattamente. Dopo aver fatto appunto questa mia visita alla chiesa, mi avviavo verso l'uscita e ho visto una signora anziana con un bambino che mi ha detto che era il suo nipotino. Ho riconosciuto in questa signora una mia amica degli anni giovanili, quando andavamo tutti quanti la sera a ballare in discoteca e al suono della canzone immortale dell'epoca che era Sapore di sale. E questo bambino aveva in mano un aeroplanino, si chiama Michele, Michelino lo chiamavano perché era il nipote più piccolo, che era appassionato di aeroplani. Quindi quando la nonna gli ha detto che ero un pilota, subito ha cominciato a interpellarmi con il voi, perché in Umbria esiste il voi, è molto diffuso, diciamo così, nel parlare con le persone. E quindi abbiamo fraternizzato e gli ho chiesto: ma Michelino, tu lo sai perché l'aeroplano vola? Innanzitutto, apro una parentesi, se volesse continuare e fare il pilota, gli ho suggerito di andare in accademia e entrerà con il corso Pegaso VI. Il Pegaso è stata una buona formazione di piloti, ha assemblato tanti bravi piloti dell'aeronautica militare. E allora gli dico: Michelino, perché vola l'aeroplano? Lo sai? Il bambino non lo sapeva, però è vispo. Si è guardato intorno, ha visto gli angeli con la tromba, mi fa: sì, sono gli angeli che soffiano nella tromba e lo fanno decollare. E dico: sì, bravo Michelino, hai detto bene, però gli angeli non soffiano ma aspirano nella tromba. L'aeroplano si leva in aria, vola perché gli angeli non soffiano, cioè aspirano e lo sollevano con la loro aspirazione. Ovviamente è una battuta, ma due parole le voglio spendere per spiegare ai non addetti perché il velivolo si alza. Il fenomeno principale è una forza chiamata portanza, che è stata scoperta è stata scoperta e identificata quando i velivoli hanno cominciato ad involarsi, quindi dal tempo dei fratelli Wright. Prima si supponeva al punto tale che Bernoulli, un matematico francese, aveva già avanzato quest'idea, ma non nel volo, parlando della velocità dell'acqua o di un liquido in un tubo. Quando questo tubo veniva compresso, ha notato che aumentava la velocità di uscita dell'acqua, ma nello stesso tempo diminuiva la pressione, cioè nel tubo si creava una depressione. Allora, quello che fa sollevare l'ala dell'aeroplano è una depressione che si crea. I filetti fluidi dell'aria che scorrono sopra la superficie dell'ala, parlo dell'ala perché è la fonte principale di questa forza, poi c'è anche una piccola forza che è determinata dalla fusoliera, dalle altre parti del motore, ma sostanzialmente il produttore maggiore di portanza sono le ali. Allora ho fatto uno schemino, un disegnino che vi può illustrare visivamente il meccanismo. Questa è la sezione di un'ala. Quest'ala, quando viene lambita da uno strato di aria che si chiama strato limite, che è quello che accarezza l'ala praticamente, genera un risucchio verso l'alto per sollevare il velivolo. Questa portanza aumenterà con la velocità del velivolo e quando avrà superato il peso dell'aereo, che invece lo attrae verso la terra, si invola. E difatti, quando si inizia il decollo, si arriva a un punto dove si avverte questo fenomeno, perché l'aeroplano comincia a balzellare, a non essere più stabile sulla pista, e dopo qualche nodo ancora di velocità si invola dolcemente e va. L'ala, schermando, crea a questo punto una forza che si chiama portanza, appunto abbiamo detto. Questa portanza è massima in questa circostanza.
perché i filetti fluidi non sono di elastico che possono seguire tutta la profilo dell'ala, ma arrivati al culmine, alla cuspide di quest'ala, si frangono, si debordano, creano una resistenza. Però il problema, la forza di portanza esiste sempre e fa volare il velivolo. Quando si ha però una velocità più bassa e la portanza e il velivolo ha un angolo di incidenza maggiore, è quello lì che l'area battuta da questi filetti fluidi che la accarezzano è inferiore, e quindi sarà inferiore anche la portanza e maggiore la resistenza, fino ad arrivare allo stallo. Vediamo il terzo disegnino. Quando c'è un velivolo a bassissima velocità, l'incidenza aumenta, ma diminuisce anche l'area dell'ala che viene lambita da quest'area, da questo strato limite. È molto piccola e resta tutta resistenza. Un paio di gradi in più di incidenza ed ecco lì che il velivolo perde anche questa piccola portanza e vince la forza peso che lo attrae verso il basso. Questo è lo stallo. Allora, come si rimette dallo stallo? Lo stallo, la prima cosa da fare è rompere l'angolo di incidenza, l'aeroplano a muso alto, giù il muso. E questa è la prima mossa da fare, perché anche gli alianti che non hanno motore hanno lo stallo e devono rimettere dallo stallo. Quindi giù il muso e dare motore. Però il 104 non può dare giù il muso. Questo è il punto. Tutti gli aeroplani, il Macchi e gli altri, hanno la possibilità di avere i comandi di volo che lo spingono verso il basso. Il 104 no. Perché? Questo è un modellino piccolino, poi ve lo metterà in evidenza se vuole il regista, che come vedete ha una deriva posteriore a T, è fatta a T, non ha i piani di coda attaccati alla fusoliera, ma sono una T che si erpica nel cielo. Perché questo? Perché durante le prove di lancio del velivolo, i primi voli, si era notato che i comandi, dei comandi di coda interferivano durante la fase di intervallo tra il volo subsonico e il supersonico, quindi nella fascia tra Mach 0,95 e Mach 1 e qualche cosa, per cui creavano un'enorme resistenza e i tempi di accelerazione ne soffrivano molto, quindi era a detrimento delle prestazioni del velivolo, e hanno pensato di metterlo qui dove non era soggetto alle interferenze aerodinamiche del velivolo, e quindi ha creato il 104. Però nel caso che vi ho detto del velivolo con un angolo di incidenza elevato, come vedete questo qui è coperto dalla superficie del velivolo, quindi l'aria che arriva non può arrivare fin qua giù perché è in ombra, va in ombra. Adesso il disegno forse ve lo esprimerà meglio, eccolo qui, ho fatto questo disegnino per esprimervi il concetto. Provate ad immaginare, per inculcarvelo, provate ad immaginare una barca che ha un enorme carico sulla prua, questa qui si apprua e mette fuori dall'acqua il timone, eccolo qua, ho fatto questo disegnino finale e questa è la visione. Ora qui potrebbe esserci anche il miglior nocchiero del mondo, così come sul 104 possiamo mettere il miglior pilota del mondo, ma non può farci niente, perché per quanto manovra il suo timone, questo non è in acqua e non dà nessun momento a destra o a manca alla barca. Quindi ecco, non è esattamente così, però questo è il concetto che esprime il motivo per cui il 104 non può rimettere dallo stallo, fisicamente non è in grado di farlo. Per evitare lo stallo, quindi di conseguenza, esiste tramite il computer un motorino elettrico o idraulico, in funzione di quelli che sono i velivoli, che al raggiungere di certi angoli di incidenza prossimi alla criticità danno un colpo in avanti alla cloche. Si chiama kicker. Prima esiste lo shaker, ti avvisa. Mentre tutti gli aeroplani aerodinamicamente diversi si sente le vibrazioni dei comandi di volo attraverso la cloche, si sente questa cloche che continua a ballare. Nel caso del 104 è un elemento meccanico che si mette a muovere la cloche e se tu non rompi l'angolo di attacco te lo butta giù. Boom! C'è questo motore che ti butta avanti la cloche ed evita di andare in stallo. Però
Però questo ha il rovescio della medaglia, perché per evitare che un aeroplano, un 104, possa avere vicino all'atterraggio un momento cabrante di troppo per tirare un pochino sul muso oltre il consentito, per evitare che questo motore intervenga e gli faccia prendere una schicchera con il rotino anteriore sulla pista, è stato tolto nella fase di atterraggio. Quando i flaps vengono messi nella posizione land, cioè per l'atterraggio, questo viene automaticamente eliminato, questo intervento. E questo ha causato parecchie perdite. Vorrei qui ricordare un caro amico, un tenente di complemento, Balzamonti, che cadde per questa circostanza all'aeroporto di Grosseto durante un avvicinamento per l'atterraggio. Avendo tirato fuori i flaps, ha fatto una stretta per non overshootare che gli ha imposto un angolo di assetto rispetto al flusso dell'aria che era fuori limite, e il velivolo si è avvitato ed è andato giù. E questo qui è l'unico deficit del 104, e si vedeva difatti anche nei combattimenti aerei. Facendo un combattimento aereo vedevi se il tuo avversario si avvicinava troppo, e quando tirava troppo per starti dietro tu vedevi questo aeroplano che nel cielo si librava e sembrava un canguro, era sotto l'effetto di questo qui, e per eliminarlo bisognava solo interrompere l'angolo di assetto. Voglio far vedere una curiosità. Questo poster, e poi il regista ve lo metterà in evidenza. Lo devo girare? Ecco qua. Questo poster che ho trovato arrivando al 21esimo gruppo. Era lì che campeggiava nella sala piloti. Ve lo leggo. Dice: eiettarsi o morire. Pilota, se perdi il controllo del tuo F-104 e sei a quote inferiori a 10.000 piedi, che sono circa 3.700 metri, non ritardare la decisione di eiettarti. Cioè, questo qui vi dà l'esatta dimensione di quello che erano le prestazioni del 104. Poi adesso lo consegno al regista e vi farà un primo piano in modo che possiate osservarlo. È una reliquia aeronautica degli anni 70. Mi diceva prima il nostro regista di portarla a Piazza Vittorio o ad un altro mercatino delle Pucci, dove potrei venderlo a buon prezzo, ma decido di lasciarlo, semmai lo lascio in eredità al regista stesso. E detto questo, penso di aver completato quella buca di scibile che vi avevo dato sull'F-104, e quindi ricontinuiamo nel descrivervi la mia vita, che è operativa. L'ho descritta tutta. Quello che mi manca praticamente è il periodo che ho fatto presso l'Aeroclub dell'Aquila. L'Aeroclub dell'Aquila è stato quando ho lasciato l'Alitalia a 60 anni. Per un paio d'anni, un poco meno di 2 anni, ho lavorato lì perché c'era bisogno di un istruttore, e devo dire che sono rimasto stupefatto. Non ero mai stato in Abruzzo. Dico, a 100 km da Roma esiste un tale paradiso, un paradiso incredibile per noi romani, coinvolti dal traffico, dal caos. Vedere queste vallate vuote, queste vallate con dei piccoli villaggi, vedere questa gente tosta dell'Abruzzo e la tosteria di questi abruzzesi. Io l'ho scoperta guardando nei piccoli paesi le lapidi dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Sono infinite, lunghissime. Vuol dire che questo paese, quel paese lì, l'Abruzzo, ha dato un contributo notevolissimo di sangue alla sua patria. Non ho visto veramente tanti elenchi così grandi di alpini, perché gli abruzzesi venivano precettati nel reparto di montagna, e quindi sono una componente molto, molto tosta, questi alpini, abruzzesi, e io ho molta ammirazione per loro. Dico questo perché tra un po' vi dirò di un grande abruzzese. Allora, andai lì per parlare con il presidente dell'Aeroclub, che era un ammiraglio pilota, che aveva fatto anche il comando della flotta italiana a Sharm el-Sheikh durante la guerra del Kippur, comandava una flottiglia della Marina.
essendo anche pilota, volava nei velivoli antisom, perché dovete sapere che nei velivoli antisommergibili gli equipaggi sono sempre affiancati, un pilota dell'aeronautica e un pilota della marina, che ha anche più competenza nel riconoscere i velivoli, le navi sotto che incrociano, e anche riconoscere i sommergibili, eccetera. Hanno una memoria, come se a me mi diceste che aeroplano è quello, dico un F-15 immediatamente. Per un marinaio non è così immediato il riconoscimento, ecco, deve sempre confrontare una cartolina, una fotografia. E quindi era lui il presidente. L'aeroporto dell'Aquila è la classica esempio di come molte volte i capitali del cittadino italiano in passato, non voglio parlare del presente, in passato sono stati impiegati in maniera non idonea. Questo aeroporto, con una pista di 1200 metri, circondata da montagne, senza avere radioassistenza, senza avere procedure, tranne che a vista, e voleva essere, secondo la mentalità dell'epoca, un aeroporto civile che collegasse il capoluogo con Roma, ma questo non era possibile vista l'orografia del terreno, per cui è stato delegato all'Aeroclub dell'Aquila, che l'ha mantenuto con grandi sacrifici per parecchi anni. Poi adesso si è trasferito in un'aviosuperficie che era più facile da gestire, e l'aeroporto dell'Aquila non so che fine abbia fatto, ma non è più un centro di volo, un centro vivo, fin tanto che in un aeroporto ci sono anche degli aeroplanini, degli ultraleggeri che volano, è un aeroporto vivo. Dopodiché rimane una forma, diciamo così, di archeologia aeroportuale. Ecco, fa un po' pena andarlo a vedere, mi dispiace molto andare. Allora, ero lì sulla pista, a bordo pista con il presidente, appunto con l'ammiraglio Puglieri, e stavo osservando gli alianti che si involavano al traino. E nelle mattine della domenica, quel giorno era un giorno molto terso, il cielo azzurro, era uno spettacolo da vedere questi alianti appesi in cielo che sembravano dei fiori su un prato azzurro. E ho osservato l'atterraggio del velivolo traino, che era un CI 205, mi sembra similare. La parte difficile del pilota diciamo trainatore è lo sgancio del cavo. Come si effettua? Si effettua volando lentissimamente a bassa quota, con questo cavo che è lungo 100-150 metri, accanto alla pista, sganciarlo e poi andare all'atterraggio. E io osservavo questo pilota che arrivava con una bassissima velocità, quindi col velivolo molto accentuato, che si presenta al nostro traverso, molla il cavo che cade sull'erba e dopodiché, senza riattaccare per andare a atterrare, fa tract e a terra. È una manovra difficile, dico ammazza, questo qui è proprio un bel manico, questo pilota. Fammi vedere chi è. Si è aperto il tettuccio ed era un abruzzese famoso, il maggiore Fazzini, Clemente Fazzini, che in pensione dall'aeronautica si era andato a continuare a coltivare la sua passione per il volo presso il suo aeroclub. E Fazzini gli volevamo molto bene. Era in un binomio, faceva parte di un binomio di grandi presentatori del Macchi 326, lui e l'altro era il maggiore Peracchi, che purtroppo è deceduto a Pratica di Mare con questo aeroplano a cui cedette un'ala, per una fatica di materiali probabilmente, comunque perse un'ala durante un addestramento all'acrobazia a bassa quota. Ed entrambi, Fazzini e Peracchi, erano i presentatori del velivolo in tutte quelle che erano diciamo così, i concorsi aerei, le esibizioni, le fiere, eccetera, e si presentava uno di loro a presentare il vecchino, ed erano veramente dei grandi piloti. Ora si diceva chi è meglio, Peracchi o Fazzini? È difficile, è come se uno vi chiedesse chi è meglio, Pelé o Maradona. Ecco, hanno delle differenze entrambi, no? Ognuno ha il suo modo di giocare, ma nel complesso sono dei grandi campioni. Fazzini e Peracchi erano dei grandi campioni. E lo abbracciai, ci ricordammo dei tempi passati. Noi lo chiamavamo papà perché era più anziano di noi ed era scapolo e viveva al circolo dentro l'aeroporto.
era molto introdotto nella buona società leccese e quell'anno ci fu il passaggio del Lecce in Serie A e quindi grandi festività, grandi festeggiamenti, grandi cene, balli, danze, e lui ci portava dietro nei scapoli e lo chiamavamo papà, e quindi ci ha introdotto nell'ambiente, è stata una guida anche umana, oltre che, diciamo così, di professionalità. Un giorno lo incontrai e gli dissi: Clemente, tu ti incolpo di una grave colpa. Tu sei andato via e non ci hai insegnato niente. Sai quanti avrebbero voluto venire in volo con te, volare, vedere come volavi, apprendere come si fa? E lui mi risponde: beh, ma se fosse così facile, quanti Pavarotti ci sarebbero? E quindi ha stroncato, e in effetti ha ragione. Deve essere un moto che ti viene spontaneo, non lo puoi fare, lo devi sentire, il palleggio. Maradona palleggiava a occhi chiusi, ecco, lo stesso Fazzini e Peracchi muovevano la croce ad occhi chiusi, quindi non era trasmissibile o trasmettibile, che vogliamo dire, la loro capacità volatoria, il loro istinto da piloti fuori dalla media. Aveva ragione, ha evitato solamente qualcuno che si potesse fare molto male. Ecco, questa è la conclusione di questo, lo ricordo con tanto affetto. È deceduto 2 anni fa, in quel di Lecce, e quindi si è chiusa una parentesi su un grande pilota. Vi voglio raccontare un momento di profonda emozione che ho provato nella mia carriera aeronautica da pilota militare. Negli anni 90 era capo di Stato Maggiore dell'aeronautica il generale Tricarico. Il generale Tricarico organizzò un giorno un incontro con i piloti militari di Roma e circondario a Pratica di Mare per mostrare loro gli sviluppi della Forza Armata e per mantenere sempre vivo quel collegamento che è perenne tra i piloti, diciamo così, in pensione, in quiescenza, e la Forza Armata. Un supporto morale, vedere anche gli anziani che vengono ben accolti negli aeroporti dai giovani piloti, e questa catena che è sempre salda ed è molto importante anche per la Forza Armata. Quella mattina, per evitare il traffico terrificante sulla Pontina, mi avviai prima del solito e arrivai una mezz'ora prima che iniziassero dall'inizio lavori. Avevo il passi già registrato, me l'avevano inviato, per cui mi fecero entrare e attesi l'inizio appunto dei visitatori, l'arrivo dei visitatori sul piazzale del reparto sperimentale. C'era un hangar semiaperto in cui intravidi un velivolo che hanno amato tutti i piloti della Seconda Guerra Mondiale, il Mach 205. Che attualmente potete vedere e osservare al Museo di Vigna di Valle, ma allora era lì a Pratica di Mare perché gli facevano della manutenzione, dei lavori sopra. Mi sono avvicinato come ad una reliquia, guardandolo, e dissi: se non c'è nessuno io salgo a bordo. Apro una parentesi: il Mach 205 fu il velivolo più amato dai nostri piloti della Seconda Guerra Mondiale, perché fu il primo velivolo, dopo anni di guerra, a montare dei cannoni da 20 mm sulle ali. Era sostanzialmente un Mach 201 a cui avevano cambiato un motore tedesco Daimler-Benz 605 più prestante, aveva circa 1475 cavalli, il che gli faceva aumentare la velocità e anche la possibilità di avere un armamento più pesante. E finalmente nel 1943, quando entrò in linea, i nostri piloti combattevano alla pari, sia pure tecnicamente, non numericamente, tecnicamente erano alla pari con i velivoli degli alleati. E questo dette molto rinforzo al morale dei nostri piloti. I soliti 4 gatti, e non erano più disarmati, erano armati sufficientemente. Quelli che la storia ci dice che adottarono maggiormente il Mach 205 furono i piloti dell'aviazione nazionale repubblicana,
Vi cito questo non per scopi politici, però è un dato di fatto, perché con l'armistizio si divisero due Italie. Al sud vi erano coloro che erano rimasti nella Regia Aeronautica con il re e Badoglio, e al nord era stata rifondata l'Aviazione Nazionale Repubblicana, che al di là di quelli che erano diciamo, i motivi ideologici del partito fascista. Mio padre, ad esempio, vi ho detto nella prima puntata, era un maresciallo della Repubblica Sociale, ma non era fascista, era un militare che faceva il suo dovere, quello era il suo governo, li stavano combattendo i nostri soldati, è andato. E tanti piloti raggiunsero la Repubblica Sociale. Uno dei più di cui sono orgoglioso come persona è stato l'allora colonnello che era il nostro padrino, il colonnello Bailon. Il colonnello Bailon, che era del Corso Drago, a quale appartengo io sono del Drago terzo, lui era del Drago primo, il quale era capo di Stato Maggiore dell'Aviazione Nazionale Repubblicana, per un periodo è stato capo di Stato Maggiore, e si definiva afascista, anche davanti allo stesso Mussolini, e diceva: fintanto che continueranno a bombardarci noi ci difenderemo. Era questo il motivo perché tanti ragazzi tornarono ad arruolarsi nella Repubblica Sociale, e soprattutto tanti reduci e combattenti, al di là del partito politico, cercavano di difendere le loro case, le loro donne e le loro famiglie. Bailon ebbe quella caratteristica umana di pilota di pretendere che tutti i piloti che erano al sud avessero le famiglie, quindi nella zona della Repubblica Sociale, lo stesso sussidio che prendevano i prigionieri, le famiglie dei prigionieri. Cioè, essendo queste le famiglie, moglie, figli, non in possesso più dello stipendio del marito, lui fece accollare all'erario della Repubblica Sociale lo stipendio del marito ai familiari qui, come se fossero dei prigionieri, e in effetti erano dei combattenti e meritevoli di questa attenzione. È un dato, attenzione, molto importante questo, che vuol dire che non c'era astio, non c'era odio tra i piloti che erano a nord e a sud, erano tutta un insieme, una grande famiglia. E Bailon pagò per questo, fu processato ma assolto, non si era macchiato di nulla, però lasciò la forza armata. E quando fu il giuramento del Drago terzo, doveva essere lui il padrino del corso, però per opportunità politica questo non avvenne. Il padrino del corso fu il generale Cottone, che era il capocorso del Drago secondo, però ebbe l'accortezza di tenerla al suo fianco, comunque, anche se silente, il nostro padrino effettivo, che era appunto Bailon. E detto questo, io vorrei chiudere ricordando questi piloti che si immolarono, caddero in tanti. Solamente dei numeri vi darò, non farò nessuna apologia. L'aviazione nazionale repubblicana era composta da due gruppi caccia di combattimento, e un terzo gruppo caccia era per l'addestramento e alimentava i due gruppi principali. Ebbero molti successi perché avevano un velivolo efficientissimo, anche se non era più updato, nel senso che aveva una grande velocità di salita, avendo le ali abbastanza corte, però non c'era una sufficiente portanza in queste ali per consentirgli i voli ad altissima quota. Quindi dopo gli 8.000 metri nella salita arrancava e non era in grado di andare oltre, mentre i velivoli G55 contemporanei e Reggiane 2005 a 10.000 metri galoppavano ancora bene. Difatti il collaudatore della Reggiane, che faceva i voli test unitamente agli altri, vedeva
quando arrivava a 8.000 metri che il suo Reggiane saliva, perché aveva un'ala molto grande, quasi similare a quella dello Spitfire, e gli altri, i Mach 205 che arrancavano e poi dovevano scendere giù. Ma a parte questo fatto, fu un velivolo molto amato da tutti e soprattutto lo usarono i cacciatori del nord, perché c'erano le fabbriche lì. Al sud fu usato molto meno e poi passarono su altri velivoli anglosassoni, così come anche i nostri passarono in alcune circostanze, in alcune squadriglie con i Messerschmitt 109. Detto questo, vi do delle cifre. I caduti. Voglio rendere un omaggio ai nostri caduti della Repubblica Sociale, perché sono dei nostri fratelli aviatori dimenticati, però sono vivi nella nostra memoria. Ecco, lo voglio dire. Ufficiali superiori, i caduti sono ufficiali superiori numero 2, ufficiali piloti 105, sottufficiali piloti 98, allievi ufficiali 5, specialisti 136, altro personale 13, in totale 359 caduti, combattenti. Il primo gruppo caccia era Asso di Bastoni, era il suo nome, comandato dal maggiore Adriano Visconti, che come vi dissi all'inizio fu assassinato da gente che praticamente non era neanche meritevole di chiamarsi partigiani, perché molti partigiani avevano certamente in odio il fascismo, però erano delle persone che combattevano per la patria. Gli assassini di Visconti non hanno nessuna giustificazione di fronte a loro, patriottismo o nient'altro, è stata solo una vendetta politica abominevole. Allora, dicevo, il primo gruppo caccia ebbe 49 piloti caduti e non sono pochi in una stagione e mezzo, e perse in combattimento 55 velivoli. Il secondo gruppo caccia, i Diavoli Rossi, del maggiore Alessandrini e poi del maggiore Miani, perse in combattimento 61 velivoli e 42 piloti. Fra gli specialisti le perdite maggiori furono fra gli equipaggi aerosiluranti, il gruppo Fagioni e poi del maggiore Marino Marini, che contarono 86 caduti. Il maggiore Fagioni cadde in una missione su Anzio di siluramento contro il naviglio americano durante lo sbarco di Anzio, mentre l'altro comandante, il maggiore Marino Marini, noto per aver fatto l'aerosiluratore durante tutta la guerra, ha un record di aver condotto un attacco di nostri aerosiluranti della Repubblica Sociale ad attaccare Gibilterra. Un volo già, una cosa notevole è stato il trasferimento notturno, arrivare lì sul porto con la navigazione notturna con quei velivoli, più l'attacco al porto. Quindi, dopodiché non continuò nell'aeronautica militare e fu congedato. E io qui avrei terminato, ma ho trovato un'altra chicca che vi vorrei leggere. La preghiera dell'aviatore ANR, Aeronautica Nazionale Repubblicana. L'ho trovato su una rivista, Ali, che gli esperti ricorderanno come una rivista molto importante negli anni della guerra e anche nel dopoguerra, con il nome di Ali Nuove. Sulla rivista Ali ho trovato la preghiera dell'aviatore, appunto la preghiera dell'aviatore che vi vorrei leggere. Dio degli spazi infiniti. Già vedete com'è bella questa definizione, Dio degli spazi infiniti. Dio che conosce l'eroismo dei nostri morti e la purezza della nostra offerta, dà la vittoria alle nostre armi. Ingigantisci la fede dei nostri cuori. Fa che nel cielo della patria i velivoli che portano la distruzione e la morte nelle nostre città trovino ovunque a battaglia i cacciatori d'Italia. Dacci lo spirito dei martiri della fede per affrontare serenamente anche il supremo sacrificio. Dacci la tua forza per vincere i nemici dell'umanità, della civiltà, della religione. Fa che il nostro sangue e il nostro martirio possa cancellare l'onta ignominiosa, così che i caduti di tutte le nostre battaglie siano placati.
E se questo è necessario, e se per questo è necessaria la nostra vita, Signore degli spazi infiniti, fa che liberi e senza peccato si salga verso di te. In quei cieli che tante volte abbiamo solcato con i nostri velivoli, e sì col nostro popolo da te prediletto, sì con la nostra aviazione, e fa che in questo duro cimento la nostra bandiera risplenda ancora al sole della vittoria. E così sia. Ecco. Mi sono un po' commosso a leggerla, signori, ve lo dico chiaramente. Però voglio prendere commiato da tutti quelli che mi hanno seguito. Il regista mi ha mandato di tanto in tanto alcune vostre lettere, non ho risposto, ma adesso mi farò fare un bel briefing da lui, un briefing pre-volo, in modo che possa rispondervi ad una alle vostre lettere. Vi ringrazio, è stato un piacere e un onore dire queste fesserie a voi che siete degli amanti dell'aviazione, e che Dio vi benedica. Grazie.